Amici di Directa Sport, un cordiale buongiorno dal Palasport di Saduchessa a Cagliari, campionati regionali XEN di ginnastica ritmica, seconda intensa giornata di gare. Avete visto sui nostri canali le produzioni di ieri, circa 300 atleti in gara dai 3 ai 28 anni per questa bella manifestazione targata XEN Sardegna. Ora c'è la sfilata che riguarda le giovanissime protagoniste della prima parte della mattinata. Noi copriremo l'evento quest'oggi raccontandolo nella sua integrità. Non sarà ovviamente una copertura giornalistica a 360 gradi, ma l'obiettivo ovviamente è quello di regalarvi un ricordo. Sono davvero tanti partecipanti, tante le famiglie, i gradoni del Palasport di Saduchessa sono riuniti in ogni ordine di posto, e allora godetevi questa bella giornata di sport in compagnia della ginnastica ritmica. Seguiamo la sfilata intanto. Dicevo, è sicuramente motivo di orgoglio organizzare eventi del genere. Io però volevo sicuramente ringraziare i genitori per aver fatto e questo è un peccato perché per loro è fondamentale, quindi voi siete importanti per noi enti e per le associazioni, ma avete fatto tanto, siete importanti per i nostri figli, quindi quando vi date a loro dedicate veramente tanto. Come potete immaginare, organizzare eventi del genere non è mai semplice, però quando si ha a che fare, io ho solo la fortuna di coordinare, poi ho un'equipe di persone che collaborano con me e soprattutto dei professionisti del settore. Una di queste è Lavinia Pisedu, che è qua a fianco a me, che è la nostra responsabile regionale del settore ginnastica ritmica, che ringrazio per l'opportunità che hai dato a tutte queste bambine e ai genitori e a noi. Grazie a te e al tuo staff.
Ringrazio Achille Respinto, che è il nostro responsabile e coordinatore nazionale del settore ginnastica. Oggi in contemporanea ci sono 6 campionati regionali. Con grande piacere Achille ha scelto di venire in Sardegna per assistere e condividere con noi questo evento, quindi grazie di cuore. Vi porto ovviamente i saluti del presidente nazionale Francesco Proietti, che ci sta seguendo tramite la diretta streaming. Ieri abbiamo avuto circa 2000 condivisioni, considerate che c'erano un terzo dei ballerini partecipanti rispetto ad oggi, quindi grande risultato raggiunto. Vi auguro una felice giornata, divertitevi insieme ai vostri figli, grazie. Buongiorno, io ringrazio i genitori, i sacrifici che fanno i genitori, l'unica cosa, applaudite soltanto le vostre bimbe. Allora inizia la manifestazione, io vado subito a prendere il numero 1 della Xen Sardegna, Francesco Corgiolo, che ringrazio e saluto. Ci spostiamo leggermente più qua sulla destra a favore di telecamera senza intralciare l'inizio delle operazioni. Grande giornata di sport, ieri solo un antipasto, oggi c'è la grande mole di questa manifestazione, campionati regionali Xen di ginnastica ritmica, 300 atleti, gran movimento questo. Sì, 352 atleti in totale, grande movimento. Oggi iniziamo con le coccinelle che sono veramente uno spettacolo da vedere. Un motivo d'orgoglio sicuramente, siamo contentissimi dei risultati ottenuti già ieri, sia come pubblico, come presenza, come persone che ci hanno seguito tramite diretta sport, che hanno condiviso con noi l'evento, quasi 2000 persone oggi, quindi prevediamo grandi successi e speriamo che sia veramente una giornata di divertimento per le bambine e per i genitori. Diciamo ovviamente che questa è solo una fetta del grande movimento Xen Sardegna. Cosa tutto c'è dentro la polveriera del Comitato Sportivo Educativo Nazionale? C'è tantissimo, è ovvio che essendo il primo ente d'Italia anche noi comitati periferici organizziamo tanto, questo grazie al Presidente nazionale Francesco Cognetti, che è sempre di supporto a noi presidenti e anche alle associazioni stesse. Imminentissimo abbiamo dei corsi di dirigente sportivo con le nuove aggiornamenti sulle attuali miglioramenti che si stanno facendo man mano nelle varie leggi sul settore, che saranno a Sassari e a Cagliari, e poi il 3 e 4 di maggio ospiteremo la carovana dello sport integrato. Intanto ci spostiamo a favore per rendere protagoniste le atlete che stanno per iniziare, anche per non intralciare, come ho detto, le operazioni di inizio manifestazione. Ha parlato di supporto al mondo dell'associazionismo, l'associazionismo in cui il mondo cambia in maniera continua, tanti cambiamenti soprattutto in questa fase. Lo Xen è vicino anche per formare chi volesse avvicinarsi al mondo dell'associazionismo, quindi immagino chi voglia costituire un'associazione sportiva, gli istruttori, perché c'è tanto da sapere. Esatto, è proprio così, è fondamentale. Ormai la preparazione per quanto riguarda i dirigenti è una cosa dalla quale non si può prescindere. Abbiamo dirigenti preparati con i quali facciamo dei percorsi, infatti proprio questi corsi di aggiornamento
aiutano sia loro che noi a essere sempre protagonisti, a essere preparati, a non incappare in alcune difficoltà che si possono verificare durante la gestione di un'associazione sportiva. Contestualmente il nostro orgoglio sono i nostri tecnici, perché anche con loro facciamo spessissimo dei corsi di aggiornamento oppure dei corsi con veri e propri con rilascio del diploma tessile tecnico, quindi che gli permette di operare nelle varie strutture. Dire pionieri è forse troppo, però sicuramente Sen Sardegna e Directa Sport sono stati tra i primi a voler arrivare a tutti gli appassionati anche attraverso le dirette. Oggi la Sen Sardegna regala una diretta integrale della manifestazione perché l'obiettivo è conservare un ricordo di tutti. Sicuramente ci siamo conosciuti per caso anni fa, da là è iniziato un qualcosa che abbiamo fatto insieme che ci ha portato oggi a essere qua e a dare la possibilità a chiunque di vedere questo evento, ma sicuramente per noi ci siamo resi conto che è fondamentale uscire all'esterno. C'è tanta gente che o per motivi di lavoro, o per motivi di salute o perché ha altri impegni non è potuto essere presente al palazzetto, basta vedere l'immagine di oggi che c'è la tribuna piena. E pensate voi anche quante persone in questo momento ci stanno seguendo grazie a Directa Sport, quindi sicuramente è un modo perché tutti quanti abbiamo la possibilità di assistere all'evento. L'abbiamo detto ieri, io ci voglio ritornare perché anch'io mi sento un pezzettino di orgoglio in questo progetto. Carovana del football integrato, un progetto che sta girando lo stivale, io ho fatto parte del primo equipaggio, Palermo, Reggio Calabria, Brindisi, Marsico Vetere, poi per la chiusura a Napoli, toccheremo 20 regioni, tutto, non dico che è iniziato in Sardegna, però quasi. Sì, allora, tutto è iniziato grazie al nostro presidente nazionale, al nostro responsabile dell'ufficio progetti. Noi abbiamo iniziato leggermente in ritardo rispetto alle altre regioni, circa 2 anni e mezzo fa. Contestualmente abbiamo superato tutti i cammini facendo in quanto siamo stati l'unica regione a organizzare un vero e proprio campionato regionale, andata e ritorno con 6 squadre che ovviamente poi ci ha visto protagonisti in questo progetto della carovana dello sport integrato, in quanto 4 associazioni nostre sono rappresentate nei vari equipaggi che faranno circa 6.000 km in tutta Italia, raggiungono tutte le 20 regioni d'Italia, un progetto ambizioso che ha avuto un riconoscimento bellissimo, importantissimo del Presidente della Repubblica che ci ha sicuramente litigato ma ci ha dato la spinta affinché noi potessimo mettere ancora più energie e che tutto andasse per il meglio per il verso giusto. Il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, io che ne ho fatto parte e che abbiamo tutti insieme lo staff di Directa Sport provato a mettere la massima energia perché questo è un progetto che merita energia, che merita qualità. Non è integrazione tout court, non è integrazione d'apparenza, è un gioco, uno sport che è stato inventato da una mente diabolica, in senso positivo, magica, per rendere veramente protagonisti tutti dentro il terreno di gioco attraverso uno sport che è lo sport di tutti, il calcio. Sicuramente, tante persone forse non sanno di cosa stiamo parlando, io le invito ad andare sulla pagina Facebook di Directa Sport, su YouTube mettere di football integrato e vedere le immagini dei nostri campionati regionali. Vi rendete conto che arricchimento noi abbiamo avuto grazie a questi ragazzi, per noi è stato veramente, come si suol dire, una botta di vita perché ci hanno insegnato tanto, vedere persone che non potevano praticare sport per diversi motivi, per lavorazione, per varie situazioni. Vederli giocare, quindi partecipare al campionato, allenarsi, la preparazione della partita di insieme, stare e condividere anche con altri giocatori, con altre situazioni. Un mondo che per loro era solo visto dall'esterno, invece essere protagonisti è stato per noi veramente un motivo di orgoglio e di successo. Oggi 350 atleti in rappresentanza di tutta l'isola, diciamo il football integrato ripartirà nella sua ultima quarta tappa da Sennori, quindi dalla Sardegna, quell'occasione per toccare con mano il progetto. Sicuramente c'è grande attesa perché tutto ci stiamo lavorando da diversi mesi, considerate che ci sono coinvolti per esempio l'istituto Galileo Galilei di Macomer, dove i ragazzi grazie all'alternanza scuola-lavoro saranno anche loro protagonisti perché accoglieranno la carovana al loro
arrivo, saranno con i ragazzi della carovana tutti i 2 giorni insieme, faranno vedere le bellezze del nostro territorio, faranno l'esibizione per quanto riguarda la partita di football integrato, verrà firmata anche da noi la carta dei valori, quindi faremo anche là un percorso tutti insieme, condiviso non solo in Regione Sardegna ma dalle 20 regioni d'Italia. Carta dei valori che è un lavoro che è stato effettuato nei mesi precedenti all'inizio della Caravana dello Sport da tutti gli studenti delle 20 regioni italiane. Sono emersi quelli che sono i principi che sono propri delle nuove generazioni, forse non è un caso che uno dei principi chiave che sono usciti fuori è quello del rispetto. Sì, sicuramente, rispetto e educazione. Noi nazionalmente, il centro sportivo educativo nazionale, noi lavoriamo, per noi è fondamentale, e soprattutto insegnarlo a questa età, cioè ai bambini piccoli, perché solo se si fa capire, si riesce a far capire a un bambino piccolo che cos'è il rispetto e che cos'è l'educazione, poi avremo una generazione, non dico migliore, perché per carità non bisogna mai criticare, però una generazione che anche loro si è integrata, possa essere protagonista come lo siamo stati nella Oggi comunque torniamo a parlare di ginnastica ritmica perché ci sono in palio anche tagliando i biglietti per le finali nazionali che se non sbaglio sono in programma a Forlì, mi sembra, le finali nazionali di ginnastica ritmica intorno a metà maggio, quindi insomma si fa sport, lo si fa soprattutto per divertirsi, il divertimento di queste bimbe che avranno tra i 3 e i 5 anni nella dimostrazione sul vivo. Grazie allora al presidente regionale Sen Sardegna Francesco Corgiolo. Ora andiamo in presa diretta, limitiamo la copertura giornalistica e vi facciamo godere la meraviglia di queste bambine. In pedana la squadra dei delfini della Ignis Cagliari composta da Pina Chiara, Pisano Beatrice e Mele Gaia.
manifestazioni sulle pagine Facebook di Rete Sport e Xen Sardegna. Dovete cercare le pagine appunto su Facebook, mettere mi piace e condividere la diretta della giornata, ok? Grazie. Passiamo adesso alla squadra delle cucciolotte della Butterfly, composta da Cardia Anna, Lai Melissa, Melissa Aurora e Orrun Martina. In pedana la squadra dei cuoricini della Icnos Cagliari, composta da Beatrice Faticoni, Ludovica Floris, Marica Pettio e Maya Tremonte. Stelline della Icnos Quartuccio, composta da Luciano Viola, De Martis Beatrice, Ruggeri Chloe e Lado Martino Amelì. Forse non sono pronte? Sì. Ve le ripresento in pedana Luciano Viola, De Martis Beatrice, Ruggeri Chloe e Lado Martino Amelì.
stella sulla testa, il tutto in un'altra e tutto destino. In pedana la squadra rosa della Colomba, composta da Deida Bianca, Pugliese Greta, Caboni Beatrice e Magia Ginevra. In pedana la squadra delle fattine della Butterfly, composta da Cardia Anna, Congia Maria, Mozzi Chiara e Usai Sofia. In pedana la squadra degli arcobaleni dell'Aicros Cagliari, composta da Kudu Alice, Marcello Elma, De Plano Noemi e Maras Elena.
squadra delle Wings della Butterfly, composta da Fiorellino Nicole, Massa Letizia e Lai Alice. diretta Spotlight TV, ma anche Xen Sardegna, Xen Cagliari, regalateci un like, condividete così raggiungiamo davvero tutti gli appassionati della ginnastica ritmica. Grazie. Bravi, Lunello, bravi. Vedo la mano sul tastino, dai, tutti insieme. In pedana la squadra delle stelline della Ignos Cagliari, composta da Laura Baldini, Anna Murcelli, Anna Pundu, Maia Pundu, Nicole Testoni e Melissa Toro. Facciamo un grande applauso di incoraggiamento a questo piccolissimo ginnasta. Bravissima anche la squadra delle stelline. Passiamo ora alla squadra dei gattini della team, composta da Gallozza Matilde, Crobo Ilaria, Nicole Gloria Matta, Cristel Bargiu e Cristel Bargiu.
Passiamo ora alla squadra delle Ladybug della Butterfly, composta da Mentasti Aurora, Sava Ariel, Stiga Giulia e Sulla Sofia.
Presidente, chiedo a tutti i genitori di fare un caloroso applauso a tutti i gruppi che si sono appena esibiti. Per molte di queste piccole ginnaste è stata la prima gara e quindi hanno bisogno proprio della vostra presenza e di un grande applauso da parte di tutti i genitori. Passiamo ora alle coccinelle individuali, corpo libero e fune. In pedana Pugello Giulia Butterfly. Bravissima Giulia. In pedana piano di legna Ipnos Monastir alla fune. Facciamo un grande applauso a Elena.
conclusione del primo blocco, le coccinelle. Io intanto ho raggiunto Attile De Spirito, responsabile e coordinatore nazionale settore ginnastica Xen. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei, buongiorno al pubblico, buongiorno alle bimbe, buongiorno alle istruttrici, buongiorno qua al pubblico che è una marea sugli spalti, quasi da campionato nazionale, da finale nazionale. In effetti siamo rimasti anche noi ben sorpresi perché davvero i gradoni del Palasport di Stato Chiesa sono gremiti in ogni ordine del posto e domenica mattina e non è facile anche da questo punto di vista. Ma non aspettavo proprio una cosa del genere. Si sta facendo un buon lavoro, il buon lavoro lo stanno facendo le nostre istruttrici con le bimbe. Stamattina ci sono le coccinelle, hanno aperto le coccinelle, stiamo parlando di bimbe di 3 anni e mezzo, 4, che per la prima volta si sono esibite davanti al corpo pubblico, anche perché Cagliari e con Cagliari la Sardegna sta facendo un ottimo lavoro e siamo all'inizio. Affascinato dalla grande unione di intenti che c'è tra la bimba e la sua istruttrice, segue praticamente ogni movenza da parte della piccola prete che adesso torna velocissima nella zona riscaldamento. Ne abbiamo parlato ieri, lo rifarei anche oggi perché le persone sono diverse, siamo oltre 350 atleti, 6 società, le società si presentano tra gli 80 e tra numeri tra gli 80 e i 100 atleti per società appunto. Ginnastica ritmica in Sardegna, come siamo? Ginnastica ritmica in Sardegna siamo abbastanza bene, come dicevo prima siamo solo all'inizio e già i numeri ci sono. Campionato regionale, una prima fase con 350-360 presenze, francamente sono presenze che si registrano in altre regioni dove già da qualche anno si sta lavorando. Siccome qua su Cagliari al momento rappresenta per noi un po' tutta la regione, averne 350, 360 in gara significa che il lavoro è ottimo. Sicuramente un plauso va alle istruttrici che con pazienza, specialmente con le coccinelle, è da prendere in considerazione, considerando che c'è una forte richiesta che ci è pervenuta ieri sera in sede nazionale, dove sono in continuo contatto addirittura da Sassari, da Oristano, da Nuoro. Già sono pervenute richieste per corsi tecnici, per corsi di giudici, il comitato regionale, quindi chi è interessato, parlo di ex atlete, di istruttrici, di chi si vuole avvicinare o vuole riprendere un discorso, un percorso con la ginnastica ritmica, basta contattare il comitato regionale XL Sardegna oppure una delle nostre sedi provinciali sparse su tutta l'isola. Senz'altro noi attiveremo sia il corso per tecnici sia il corso per giudici. Capitolo formazione ma anche organizzazione, dare una mano al mondo dell'associazionismo sportivo a 360 gradi è una mission non facile, perché una cosa è organizzare gli eventi, lì si va anche un po' a braccio, un po' sulla scia dell'esperienza. Stare sul pezzo in un mondo che cambia continuamente, quello della legislazione dell'associazionismo, e offrire un servizio alle associazioni, questo è un altro step importante, lo sa. Tantissimo, ci sono addirittura dove si cerca di fare anche del turismo sportivo, ecco perché soltanto i comuni, agli assessorati di competenza, agli sindaci è lanciata l'idea di avvicinare anche quello che è il turismo sportivo attraverso veramente discipline esate, sono tutte, però parlando di coccinelle, chi è in diretta, sta seguendo, in questo momento ci sarà la premiazione di queste bambine, si può rendere conto di quello che è il mondo proprio dello sport sano, organizzato, un bambino di 3 anni, 4 anni, senza malizia, si stanno avvicinando i genitori vicinissimi alle loro bimbe. Stamattina è diventata veramente non un campionato, non qualificazioni per le nazioni, ma una giornata di festa, una giornata dove ha avvicinato ancora di più i genitori alle loro bimbe.
possono aprire 6 palestre dello stivale su tutte le manifestazioni caricate del Sen. Tutto poi andrà a confluire sulle finali nazionali. Finali nazionali che noi avremo in 2 weekend sul Forlì, il 10, 11, 12 di maggio, il secondo 24, 25 e 26, 7 di maggio. E vedere poi queste pippe nazionali senz'altro farà piacere a genitori, alle stesse pippe di vivere un'esperienza diversa. L'anno scorso abbiamo avuto la Sardegna con i suoi numeri presente al nazionale, quest'anno ne aspettiamo veramente tante di più, perché si è triplicato il numero. Unità organizzativa che è confermata anche dalla partecipazione dei grandi campioni della ginnastica ritmica alle manifestazioni Sen. Chi ha fatto la storia della ginnastica ritmica non si presta facilmente col proprio volto, con la propria presenza, se non c'è dietro qualcosa di buono. No, senz'altro, noi ne abbiamo avuto abbiamo alcune ex atlete della nazionale italiana che ringrazio e a nome di tutto l'ente, ragazze che comunque collaborano con noi, che sono vicine a noi e che senz'altro saranno presenti nazionali, sono state già presenti in Cagliari, saranno presenti a dicembre con un altro evento e saranno loro che poi porteranno avanti quel che è il collegiale che si vuole organizzare in Sardegna, un corso di aggiornamento per tecnici e la formazione proprio per tecnici. Gino Dieghe c'è molto vicino e fa parte della nostra commissione tecnica nazionale. La Susanna Marchesi innanzitutto pluricampionessa che ancora oggi detiene dei record ancora non battuti. Susanna in questo caso direbbe la ritmica è cambiata, ha lasciato il segno la Susanna. Con la Susanna noi abbiamo nostra ospite qua su Cagliari a una finale nazionale, abbiamo avuto Martina di Cata Terranova, nostra rappresentante per quel che riguarda il mondo della disciplina con gli altri paesi a livello europeo, quindi è il referente proprio per le società sportive di abbiamo avuto dei collegiali, dei corsi di formazione, un grande capitano della nazionale, la Marta Carlini. Abbiamo una mamma ex nazionale, ex individualista che ci segue, che segue tantissimo la PIN, la Samantha Ferrari. In Sicilia abbiamo la Erika Tutuli che ieri ha dato vita a un campionato regionale anche in Sicilia e vicino con i numeri a Cagliari, però vicino non i numeri di Cagliari. I numeri di Cagliari che stanno confermando davvero tanta qualità, anche direi forse al di sopra delle attese, possiamo dirlo? Sì, senz'altro. Dicevo proprio ieri, ho avuto modo perché poi durante la gara mi sposto e avvicino le istituzioni per capire che cosa potrebbe ancora migliorare, che cosa si potrebbe fare noi proprio come settore tecnico per invogliare le istruttrici, per invogliare le bimbe. Una cosa che è da far presente senz'altro che il loro buon lavoro messe nelle condizioni tante bimbe di migliorare sotto l'aspetto tecnico. Ci sono alcuni elementi che veramente sono interessanti, che veramente ci auguriamo che continueranno e poi il tempo ci darà la sua. Allora ringrazio, io direi Achille De Spirito, poi andrò a disturbarla nuovamente perché la nostra mission è comunque quella di fare promozione dello sport a 360 gradi come l'Oxen e dunque io avrei la curiosità di andare a scavare su quella che sono le regole relative alla selezione dei punteggi e alla valutazione dei giudici, perché chi ci segue ha bisogno anche di capire come avviene la valutazione dell'atleta. Lo facciamo, se è d'accordo, dopo le premiazioni, andiamo a parlare alle piccole atlete, poi appena c'è una prossima gara proviamo a entrare più nel dettaglio su come viene la valutazione. Nello stesso tempo vediamo se è possibile portare qua, non dico un giudice eventualmente che non è interessato in questo momento in giuria. Cosa è certa? Che si viene da un regolamento, si viene da un programma, tutta
portato giù dalla Commissione Tecnica Nazionale, dalla nostra responsabile proprio del settore a livello nazionale, la Erika Motta, che ringrazio ancora. Sono 13 anni che si collabora insieme con una commissione che veramente va d'accordo e i risultati, ecco. Collega, se sbaglio, una meraviglia degli enti di promozione sportiva è il fatto di non dover essere ingessati a regolamenti delle discipline sportive, ma poter introdurre delle novità che sviluppano veramente una logica di promozione dello sport. Giusto? Forse l'ho detto male, ma il concetto poi... Il concetto è questo, però si sa benissimo che comunque ci sono delle regole e quindi si dà ad un punteggio, cosa certa che trattandosi di promozione va che così rispetto a quel che è l'aspetto federale, la differenza. Stiamo cercando anche con un campionato non soltanto di rappresentativa ma di coreografata e per far avvicinare ancora di più al mondo della disciplina. Quando ci dico che questo è un concetto in cui la promozione può fare rima con innovazione. Può fare rima sì, benissimo. Noi vediamo che addirittura trattandosi di ritmica si stanno avvicinando tantissimi maschietti e in altri paesi già il ragazzino si avvicina alla disciplina. In Italia tantino meno, però sono tanti i ragazzi che stanno chiedendo ai propri genitori proprio la ritmica come disciplina. Tanti ragazzi sono passati addirittura dalla danza alla ritmica. Quindi è tutta un'evoluzione. Positivo o negativa la cosa, dipende dai punti di vista. Però francamente, perché no, apriamoci poi a noi, l'Entes, Kesen, promozione deve essere. La cosa che tantissimo ieri sera mi ha meravigliato è che ancora sta continuando stamattina e sicuramente continuerà per tutta la giornata. Le bimbe sono entrate tutte col sorriso sulla pedana, sono uscite tutte con il sorriso. Non c'è stato nemmeno una lacrimuccia da parte della bimba che aveva sbagliato qualche cosa. Questo è veramente da apprezzare e sicuramente è quello che ha trasmesso l'istruttrice a queste bimbe. Una ragazzina che esce col sorriso pur sapendo di aver sbagliato qualche cosa. Veramente bello, Non posso non essere d'accordo. Allora, grazie ad Achille De Spirito, tornerò a disturbare. Se poi dovessimo riuscire ad avere un giudice sarebbe davvero una gran cosa. Vediamo qualche giudice non impegnato in giudice. Va bene, allora grazie ad Achille De Spirito, responsabile settore ginnastica dell'Oxen. Nuovamente protagonismo alle bimbe, lo vedete, le nostre telecamere sono alle spalle perché abbiamo voluto documentare in qualche modo qual è il seguito delle manifestazioni targate Xen Sardegna nel mondo della ginnastica ritmica, però queste sono le bimbe, loro sono le protagoniste, lasciamo la scena a loro.
Maria, Moci Chiara e Usai Sofia. Chiedo al pubblico di applaudire tutte quante fino alla fine perché sono piccole e se lo meritano. Passiamo ora alla squadra degli arcobaleni della Ipnos di Cagliari, composta da Putu Alice, Marcetto Emma, De Plano Noemi e Maras Elena. Anche loro arrivate al primo posto, fascia oro. Composta da Fiorellini Nicole, Massa Letizia e Lai Alice. Passiamo ora alla squadra delle stelline della Ipnos di Cagliari, composta da Bandini Laura, Martinelli Anna, Putu Maia, Testoni Nicole e Toro Melissa. Anche loro arrivate prime in fascia oro, facciamo un grande applauso. Può salire sul podio la squadra dei Gattini della Team, composta da Gallozza Matilde, Chiobo Ilaria, Nicole Nata Gloria, Cristel Baggi. Passiamo ora alla squadra delle Lady Bug della Butterfly, composta da Metas Aurora, Strava Ariel, Stiga Giulia e Suda Sofia. Ginnasti a posto. Bene, abbiamo premiato tutte le squadre, passiamo alle individuali. Può salire sul podio Pugetto Giulia della Butterfly. Facciamo un grandissimo applauso, è piccolissima, credo sia stata la sua prima gara, quindi se lo merita tutto. Porta in questo podio anche Piano Ilenia che ha presentato un esercizio alla fune della Ipnos
Intanto io ero qua dietro gli spalti. Vediamo un po' quelle che sono le impressioni dopo la gara. Vediamo di mettere un po' a posto l'audio della nostra Chicca Corciolo, che è andata a raggiungere le bimbe. Vi chiederei di magari portarle un po' qua più vicino dentro il nostro raggio d'azione del radiomicrofono. Eccole qua, stanno arrivando. Intanto il nostro Gianluca Rubio va a raccogliere le immagini delle bimbe che stanno entrando, accompagnate dal tecnico federale nonché giudice di gara Valentina Angius, che abbiamo avuto la promessa dopo verrà ai nostri microfoni per spiegare un po' anche il funzionamento della ginnastica ritmica. Intanto abbiamo Chicca Corciolu con un ospite che ha già qualcosa di importante al collo. Maura, intanto io ho recuperato qua una giovane atleta. Come ti chiami? Aurora Tasti. Quanti anni hai? 4. Ti sei appena esibita. Com'è andata la gara? Bella. Ti sei divertita? Sì. Ma tu fai ginnastica da molto tempo o è da poco? Sì. Hai iniziato da poco? Sì. Ah, ho capito. E ti piace come sport? Ti diverti con le tue compagne? Sì. Bene. L'importante è che si sia divertita e che sia stata una bella esperienza. Era la prima volta che facevi una gara del genere? Sì. Chicca, io però ho una curiosità, chi ti ha fatto queste codine? Perché ci piacciono molto, Chi te le ha fatte? Chi è che ti ha pettinato così bene? Mamma? Sì. Ah, molto bene, bravi. Ma tu come ti chiami, che non l'abbiamo ancora saputo? Come ti chiami? Aurora. Complimenti Aurora, sei stata bravissima e sei bellissima. Brava, brava, brava. Io intanto riporto Aurora tra... Bene, vi presento tutte le ginnaste del primo e del secondo livello della prima categoria per la Silver Cup esordienti. Facciamo un grandissimo applauso. Di più. Vi presento la società Ignos Ritmica Cagliari, Ignos Ritmica Quartucciu, Butterfly, Colombo, DIM e Ignos Ritmica Monastir. Facciamo ancora un grande applauso. Io direi di fare un applauso a tutte le ginnaste, ma anche a tutte le istruttrici che seguono con passione ogni giorno le bimbe. Bene, direi che siamo pronti, le ginnaste possono liberare la pedana. Riprendiamo con la sfilata e iniziamo con la competizione. So we out of time.
già finito, allora vieni qua che ti chiediamo subito com'è andata. Nome? Chiara. Anni? Com'è andata la prova? Sei divertita? Ascolta, dimmi un po', ma quanto ti piace da 1 a 10 fare ginnastica ritmica? Secondo me 10.
Intanto qui sto cercando di raggiungere dei parenti super affiancati. Qua c'è un tifo da stadio. Allora, nome e chi siete venuti a tifare? Allora, io mi chiamo Gianni, Antonio e Alessandro. Nostre 2 figlie e una nipotina. Quanti anni? Allora, la nipotina 4, invece Amelia 5 e 8 Carlotta. Ecco la nostra nipotina. Si sono già esibite o ancora devono gareggiare? Lei già esibite, già premiata, invece le altre devono gareggiare cerchio e parte e fiume. Uno sport bellissimo, grazie alla Xen, che ogni anno ci manda le coppe e le medaglie in palio. Bene, quindi insomma cosa Giacomo lo faccio da molti anni questo sport, cosa insegna una bambina di 8 anni alla ginnastica ritmica? Insegna una bambina di 8 anni alla ginnastica ritmica, che valori può dare? Innanzitutto è anche una storia di vita per tutte le bambine che vogliono intraprendere questo tipo di sport. È molto bello e poi per loro diciamo che come non è proprio uno sport, lo prendono proprio come uno stile di vita e noi li accompagniamo, hanno anche per dire 3 ore di allenamento al giorno, compiti e scuola, però ci mettono una passione veramente si impegnano veramente tanto. Sì, infatti io anche parlando già ne avevo fatto ieri in altre categorie. Anche mia figlia di 14 anni. La faccio ginnastica. Ah, ok, qua quindi proprio ho beccato la famiglia giusta. Chiamato. È bellissimo, grazie che venite qui a Cagliari con la Xen a portare questo tipo di sport che verrà visto in tutta la nazione. Sì, beh, appunto con la diretta noi abbiamo la possibilità di raggiungere chiunque, so che ci stanno seguendo anche dal Comitato Nazionale che salutiamo, le associazioni da tutta Italia hanno condiviso l'evento, quindi insomma è una bella soddisfazione. Io vi ringrazio allora, in bocca al lupo per le prossime ragazze che si esibiranno e buon divertimento. Noi ringraziamo la Xen e anche tutti i presidenti e anche tutto il comitato, l'organizzatrice e tutto lo staff. Grazie mille. Grazie a voi.
beccato qui qualche genitore nel mio giro tra gli spalti. Vorrei solo sapere chi si chiama Cavaliere, se ha già gareggiato e se sì, come è andato. Allora, mia nipote già gareggiato e è andata bene al papà. No, oggi ancora no. Ah, quindi deve ancora fare la gara, è tra le più grandi quindi. La prima volta che gareggia o è già avviata? Già, ok, grazie, in bocca al lupo allora.
intanto prosegue qui la seconda giornata di campionato. Ora è il turno del primo livello categoria squadre e sono entrate in pedana la squadra Butterfly col cerchio, Aris Beatrice, Valeria Maria Carlotta, Laura Valentina rossa Icnos Cagliari, composta da Pugu Giulia, Marras Grazia e Melis Sofia. Adesso in pedana la squadra Fucsia Icnos, condotta da Emma Marzia e
con me Tiziana Vecchio, referente della formazione della Federazione Ginnastica, che collabora con la Indus per il supporto alle giovani istruttrici delle bambine, soprattutto della fascia coccinelle. La mia domanda è: cosa rappresenta la ginnastica ritmica per una bambina nata così piccola? Cosa può dare? Allora, la ginnastica ritmica è già una specialità per bambine che hanno un bagaglio di esperienze di motricità formato. È una specialità sportiva meravigliosa perché va a sviluppare tante capacità, tante abilità che sono in progress nell'età giovanile. Con le bambine molto piccole bisogna cercare di far evolvere quelli che sono i loro schemi motori di base, innanzitutto, che nella ginnastica ritmica poi si esprimono e si evolvono in maniera eccezionale, perché poi vediamo l'esibizione e le performance delle bambine più grandi e soprattutto delle atlete. Quindi è un'attività estremamente formativa, estremamente adatta, adeguata, soprattutto se viene insegnata con il rispetto dovuto a questa fascia. A proposito di insegnamento, relazionarsi con delle bambine così piccole dimostrate anche a parte che prima noi parliamo del centrismo delle bambine, la giornata per eccellenza è quella che è molto vanitosa, deve amare un po' anche stare al centro dell'attenzione per poter fare questo mestiere. Come ci si relaziona con questo aspetto? Allora, innanzitutto le bambine piccole comunque, al di là del fare o meno questo tipo di attività sportiva, sono egocentriste perché sono piccole, e quindi devono sviluppare, devono gradatamente staccarsi dall'io per essere noi. Quindi questo è uno degli aspetti che una brava istruttrice, un bravo istruttore deve valutare e deve saper seguire e curare. Bisogna ricordarsi che i bambini devono fare un'attività che sia adeguata al loro sviluppo, alle loro capacità che si stanno sviluppando, quindi non bisogna creare delle forzature, far loro né dal punto di vista motorio né dal punto di vista emotivo per le quali non sono ancora pronte. Oggi abbiamo visto con le coccinelle bambine più attente, concentrate, ma sempre gli occhi puntati sull'istruttrice, e bambine che vagavano con la loro fantasia e guardavano e cercavano. È assolutamente naturale, non ci sono bambine più brave, bambine meno brave, ma bambine che hanno già superato questa fase che lei diceva e bambine che invece lo devono superare. Ogni bimbo ha un suo orologio biologico che deve seguire e l'istruttrice deve essere brava a rispettare questi aspetti e cercare di creare un ritmo condiviso anche in questo. È vero che ogni bambina a sé fa un proprio percorso e ha i propri tempi. C'è un'età però in cui è indicato iniziare questo tipo di attività, visto anche che comunque è un'attività che si va a terminare in un'età abbastanza giovane. Ma allora, partiamo dal presupposto che i bambini oggi fanno pochissima o niente attività di gioco libero, quindi hanno bisogno di andare in palestra anche precocemente, quindi anche a 4-5 anni, perché diversamente alcuni bambini non hanno nessuna opportunità di fare un'attività motoria di cui hanno estremamente bisogno. Quindi devo rispondere che va bene poterli iscrivere anche in età di 4-5 anni, ovviamente avendo cura di far loro quelle attività che sono specifiche per la loro età e quindi adeguate alla loro età. Devono poter giocare, devono poter sviluppare tutti gli schemi motori di base e devono potersi emozionare. Quindi un bambino va seguito in base ai suoi ritmi. La ginnastica ritmica, come ho detto prima, può essere un'attività che può essere iniziata precocemente, ma è un passo un po' più delicato, quindi bisogna aspettare che abbiano
la capacità di un minimo di autonomia, in modo che non scimmiottino l'esercizio, ma in qualche modo comincino già a interpretarlo. Perciò direi che nell'età della scuola elementare può iniziare questo processo. Prima è gioco. Esatto, parlavamo anche ieri con alcune sue colleghe del fatto che l'approccio soprattutto alla ginnastica ritmica, anche col fatto che abbia gli attrezzi che magari possono attirare, deve essere vista come un gioco inizialmente a una certa età e deve essere presa così sia da chi istruisce sia dai genitori e soprattutto dalle bambine. Una domanda particolare, qua in Italia ancora non ha preso piede, non è partita la ginnastica ritmica maschile, mentre in alcuni paesi fuori sì. Cosa ne pensa lei della ginnastica ritmica vista nel mondo maschile? È un discorso secondo me molto complesso perché riguarda un aspetto culturale del nostro paese. Non siamo pronti, secondo me, questa di genere nello sport. Non lo siamo ancora. In alcune attività sportive ci siamo arrivati, ci siamo già arrivati, ci sono per esempio, io che vengo dal mondo dell'atletica leggera, ci sono ormai le donne che fanno le specialità che prima soltanto maschili e ormai non ci si fa neanche più caso. Quando io ho fatto l'ISEF a Torino c'era stato un esperimento di ginnastica ritmica maschile e c'era molta reticenza. Dobbiamo camminare come in tutte le cose, a pari del processo di evoluzione culturale che ancora secondo me non è arrivato, e quindi lo sport ovviamente, che diventa poi una vetrina per certi aspetti anche del sociale, lo riflette benissimo e purtroppo ancora siamo indietro. Guardi, per esempio nella danza, uscendo dal mondo sportivo vero e proprio, guardi nella danza, quanti ballerini si possono contare? Uno su ogni quante ballerine? 1000 forse, non lo so, i dati non li conosco, però... Forse c'è più spinta da parte del mondo femminile verso gli sport maschili più che per il contrario. C'è l'aerobica per esempio, sta facendo anche Un'ultima domanda, un punto sulla giornata di oggi, non so se le sue atlete già si sono esibite, come è andata? Le mie sono bimbe, non so. Queste sono occasioni. Io sono dell'idea a divertirsi, a giocare, a se la manifestazione, come vedo, è una manifestazione dove non ci sono pressioni, dove l'organizzazione mette a proprio agio, l'emozione è positiva. Qualsiasi cosa venga messa in pratica, sia che sia stata positiva dal punto di vista tecnico, tra virgolette, o meno, l'emozione che rimane è una giornata di piacere, di divertimento, e bisogna
Allora, vediamo intanto di fare un po' il punto anche su dove siamo nella tabella di marcia di questi campionati regionali XN di ginnastica ritmica. Siamo ancora nel primo blocco. In precedenza, come avete visto, abbiamo premiato le coccinelle, poi è iniziata la gara di primo e di secondo livello, prima categoria Silver Cup, categoria esordienti. Dovremo essere alla squadra numero 17, se non vi sbaglio, le farfalle Icnos di Quartucciu. Vediamo un po', attendiamo il riscontro anche per dare la giusta allora. Abbiamo la squadra G Colombo, Emma Pugliese, Arianna Dentoni, Sofia Lucia Piseddu, squadra della G Colombo. Intanto proprio della Colombo proviamo a raggiungere il giudice nonché tecnico Valentina Angius. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Intanto le immagini del nostro Gianluca Rubiu continuano a indugiare sulle bimbe. Sono proprio le bimbe del tecnico Valentina Angius ora impegnate sulla pedana del Palasport di Sa Duchessa, istruttrice ovviamente molto attenta alla loro esibizione. Allora attendiamo la fine della loro esibizione e poi proviamo a raggiungere la loro istruttrice Valentina Angius. Eccola qua, allora abbiamo raggiunto Valentina Angius. Buongiorno intanto e grazie per questa partecipazione in diretta su Directa Sport, campionato regionale XN di ginnastica ritmica. Io avrei piacere con te, se sei d'accordo, di provare ad approfondire il meccanismo della valutazione, perché la nostra mission è anche quella di raccontare quelle che sono una delle 32 discipline sportive, allora non solo gli appassionati di ginnastica ritmica. Vediamo se sono stato bravo nello studiare o c'è qualche errore. Allora intanto mi sembra di aver capito che la giuria ha il compito di valutare tre aspetti fondamentali, che sono la difficoltà di corpo, la difficoltà d'attrezzo e l'esecuzione. Andiamo un po' con ordine. Difficoltà di corpo, salti, equilibri, giri, esattamente cos'è? Salti sono i grandi salti, quindi per spiegarlo in parole povere, quelli con cui si dà una spinta e ci si stacca dal terreno. Gli equilibri invece sono gli equilibri in varie posizioni, che possono essere passé, arabesco, altre posizioni, e invece i giri sono i pivot, quindi i pivot in passé, in arabesque, insomma di questo tipo.
Ovviamente immagino che sia fondamentale la precisione nell'esecuzione anche di questa prima base, che mi sembra di capire è un po' la base dell'attività motore integrale, forse, no? Esatto, sì, infatti è fondamentale, perché se le difficoltà non vengono eseguite correttamente poi non vengono assegnate e quindi la ginnasta viene penalizzata. Difficoltà d'attrezzo, fune, cerchio, palla, clavetta e nastro, questi sono gli attrezzi che sono gli ingredienti della ginnastica ritmica. In cosa consiste? Allora, sì, gli attrezzi della ginnastica ritmica sono questi e ci sono delle difficoltà di attrezzo, nel senso che ogni attrezzo della ginnastica ha delle peculiarità e vengono richieste delle difficoltà obbligatorie sia per quanto riguarda quelle di corpo e sia per quanto riguarda le difficoltà d'attrezzo, e quindi ogni attrezzo ha delle difficoltà fondamentali che sono obbligatorie all'interno dell'esercizio. Ieri valutavamo l'attrezzo con maggiori difficoltà nella sua gestione. A tuo parere, tra fune, cerchio, palla, clavetta e nastro, le difficoltà maggiori dove risiedono? E dipende dalla ginnasta, perché ogni ginnasta ha una preferenza per quanto riguarda l'attrezzo, come in tutti gli sport, e quindi diciamo che ogni attrezzo ha le sue difficoltà, quindi dipende da chi lo utilizza. Tu in particolare che attrezzo preferisci? Io preferivo il cerchio e la palla, erano i miei attrezzi prediletti, diciamo così. La terza valutazione è quella della esecuzione. Qua mi sembra di aver capito, si parte da 10 punti, che è il plafond da cui si inizia, e da qui una penalità per ogni errore. Esatto, praticamente si parte da 10 punti e poi si va a scalare, man mano che si assegnano le penalità si va a scalare e quindi si arriva a un punteggio che è quello definitivo, che si somma poi a quello della difficoltà. Alla fine ogni atleta può racimolare un massimo di 20 punti, questo mi sembra di aver capito così, secondo una formula che, per quanto mi è sembrato di capire, va a sommare la difficoltà di corpo e la difficoltà di attrezzo. Questa valutazione va divisa per 2, a questa si sommano i punti al netto delle penalità nella esecuzione, così dovrebbe essere? Sì, esattamente, proprio così. Ovviamente nella valutazione concorrono, e questo voglio approfondire con te, la scelta musicale. Assolutamente, perché la musica deve essere varia, non deve essere tutta uguale, deve avere una durata specifica e deve essere anche, ovviamente, deve avere un carattere che si abbini al tipo di esercizio e al tipo di ginnasta. Durata specifica, esibizione dura 90 secondi, la musica deve iniziare subito e deve terminare alla fine dei 90 secondi, o ci può essere una fase, io vado a braccio, oppure ci deve essere una fase in cui può iniziare senza musica? Sì, ci può essere una fase, nel senso che la durata è data dal movimento della ginnasta. Io posso partire anche 2 secondi dopo che parte la musica, però la durata è data proprio dal movimento iniziale e finale della ginnasta. Siccome la parte artistica, mi sembra di capire, vale molto di più, e ancora di più secondo le ultime disposizioni federali in generale, immagino che però la chiusura della esibizione, con una bella chiusura anche musicale, ha un bel impatto anche sul giudice. Assolutamente, perché poi la ginnastica ritmica è anche questo, voglio dire, è legata alla danza anche per questo motivo, perché c'è un connubio con la musica e con l'attrezzo che deve essere armonioso. Cos'è la coerenza stilistica con la musica? La coerenza stilistica, ovviamente, ogni musica ha un suo carattere e quindi l'esercizio deve essere abbinato con tutte le difficoltà e con tutti i movimenti a questa musica. E poi ovviamente il tempo, che è la madre di tutte le competizioni artistiche, con la musica è fondamentale. Insomma, il gesto atletico non può prescindere dall'essere fatto al ritmo di musica. Assolutamente, il legame con la musica è fondamentale proprio per andare anche a ritmo. Ogni accento della musica deve corrispondere anche a un movimento ritmico. Poi c'è un altro ingrediente che mi incuriosisce: occupare la pedana. Immagino che sia una questione di presenza scenica, no? Sì, esatto, la pedana dovrebbe essere occupata in tutte le sue parti. Quindi dovrebbe essere, diciamo, l'esercizio non si deve svolgere in un solo punto della pedana, ma si deve cercare di occupare gran parte del campo gara, diciamo. Disciplina che mira alla perfezione, così viene decantata la ginnastica ritmica. Tu che atleta eri? Una ginnasta di ritmica, sì. Io ho fatto ginnastica ritmica per 12 anni. A livello agonistico, e quindi sia per quanto riguarda l'individuale sia per quanto riguarda la squadra, quindi diciamo che conosco abbastanza l'argomento. Cosa è che ti ha preso della ginnastica ritmica?
Della ginnastica ritmica diciamo che mi ha preso subito l'eleganza, ma anche la forza, la determinazione che si deve portare in pedana, perché sembra uno sport, può sembrare uno sport semplice, ma se non si ha il carattere non si riesce a reggere una gara sulla pedana. Mi sento di dire sempre da profano che quell'attrezzo che va su si sgancia dalle mani e in quei pochi secondi deve essere ripreso, riagganciato. Penso che sia una forma d'ansia non di poco conto che va gestita nell'atleta, che deve imparare a gestirla. Assolutamente, anche perché in alcune gare di un certo livello comunque i lanci dell'attrezzo vengono fatti anche con riprese fuori dal campo visivo, quindi diciamo che deve essere tutto calcolato alla perfezione. Vediamo se abbiamo valutato un po' tutto. Ovviamente sport olimpico, la ginnastica ritmica. Torno sul tuo excursus, atleta di che livello? Diciamo che ho partecipato anche a gare interregionali, a gare nazionali, ci siamo qualificate anche in finale nelle gare di campionati assoluti di squadra, quindi diciamo che portavamo a casa delle grandi soddisfazioni. Che tipo di istruttrice sei invece? Io sono istruttrice di primo livello della Cristoforo Colombo e niente, abbiamo deciso, dopo aver avuto questa esperienza nella ginnastica, di riutilizzare questo bagaglio e di riportarlo alle ragazze giovani. L'ho chiesto anche ieri, sono curioso di chiederlo anche a te. Nel mondo del calcio, ad esempio, c'è molto presente la figura maschile del papà. Nel campo della ritmica, la mamma che ruolo ha? Il genitore deve avere lo stesso ruolo in tutti gli sport, nel senso che deve essere presente per sostenere la ginnasta, ma deve lasciare anche lo spazio al carattere della ginnasta e soprattutto alle indicazioni dell'istruttrice. Proprio così, cosa non facile. La qualità delle nostre atlete in Sardegna qual è? La qualità è ottima, è sempre stata così. È sempre stata così fin dalla Cristoforo Colombo che portava, ripeto, noi partecipavamo al campionato di Serie A, quindi portavamo a casa delle grandi soddisfazioni e anche ora le ginnaste sono di un ottimo livello. C'è un ingrediente che hanno le sarde, qual è? È la testardaggine. Non c'è dubbio, questo vale in tutti gli sport. Allora ringrazio davvero Valentina Angius, che è stata cortesissima per essere venuta con noi e per approfondire questa finestra sul mondo della ginnastica artistica targata Xen Sardegna. Torniamo con le immagini del nostro Gianluca Rubio sulle protagoniste di questa bella mattinata di sport a Saduques. In pedana, Gozza Anna Maria, butterfly, cerchio.
Colombo, Fune. Pedana Mandi Matilde, butterfly cerchio. Matilde, esci un attimo e ti richiamo. Chiedo a una delle insegnanti della Colombo se si può avvicinare un secondo. Valentina. Diamo qualche minuto alla giuria, intanto vi ricordo che durante tutta la manifestazione è presente il fotografo ufficiale, la Smile Photo Agency, dove potrete visionare e acquistare le foto proprio sopra di voi, sopra gli spalti.
In pedana Bacca Giada, Butterfly Pune. In pedana Vinci Amelia, l'ultimo squartuccio Pune. In pedana Picao Melissa, Butterfly Pune.
In pedana Mura Francesca, Ignas Quartuccio, Funa. In pedana Vestiavo Cristiana, Colombo, Fune. In pedana Modesu Aurora, Ignas Monastir, Fune. Chiedo al pubblico di fare un caloroso applauso a tutte le ginnaste. Lo so che siete stanchi, ma dobbiamo andare via di qua, ci devono fare male le mani e tutte le piccole ginnaste devono essere felici, ok?
parole. È importante che tutte le bimbe abbiano l'applauso del pubblico e dei genitori quando entrano e quando finiscono l'esercizio. Quindi vi chiedo, lo so siete stanchi, siete qua da presto probabilmente, però vi invito davvero ad essere presenti perché è importante per tutte le bimbe, ok? In pedana Nurra Giulia, butterfly Cune. In pedana Carracciola Carolina, Colombo, Cune. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Siamo tornati dal Palasport di Saduchessa, campionati regionali targati Xen di ginnastica ritmica. Questa è la finestra pomeridiana, vi abbiamo raccontato tutta la mattina, dalle 10 della mattina sino alle ore 13, poi ovviamente la consueta pausa pranzo, una bella boccata d'ossigeno. Sono intanto con Chicca Corgiolo, delegato comitato Xen di Cagliari. Bilancio della prima giornata, della prima parte della prima giornata. Un bilancio assolutamente positivo, infatti abbiamo visto gareggiare circa 150 atlete della categoria coccinelle e allieve, esordienti, quindi stiamo parlando di ginnaste dai 3 fino ai 10 anni più o meno. Molte di loro erano tra l'altro alla prima esperienza, quindi è stato un successo, molte si sono emozionate sul podio, insomma è stata una mattinata intensa, ricca di emozioni e di sport. Intanto vedo che qua sta procedendo, ha ripreso la gara e siamo passati alla categoria invece delle, vado subito a controllare, delle ragazze allieve di primo e secondo livello.
Stanno entrando in pedana le ragazze della squadra C di Knos Quartucciu, Vacalessi e Gallus Chiara, che si esibiscono in coppia palla. Intanto, andando verso l'ingresso della pedana, ho trovato qui Achille De Spirito, responsabile nazionale del settore ginnastica Xen. Un primo bilancio di questa mattina di ginnastica ritmica. Com'è andata stamattina l'esibizione? Diciamo che la mattinata contentissimo si è, non soltanto io, si è come ente, si è come comitato regionale Sardegna e si è come comitato provinciale Cagliari, quindi felice veramente. Non aspettavamo così tanta gente sugli spalti, né il livello delle ragazzine che dallo scorso ottobre è migliorato, e lo sto ripetendo più volte oggi come l'ho ripetuto ieri. Si vede l'ottimo lavoro che hanno fatto i tecnici e le bimbe che hanno seguito. Ok, invece ci spostiamo un po' dalla cassa, perché sicuramente non si sentiva bene, quindi un livello che sicuramente rispetto all'anno scorso si è alzato. Questo quindi è un ottimo lavoro anche delle società che hanno dei tecnici che il Xen annualmente forma e aggiorna, giusto? Senz'altro, quindi sono tecnici che già erano pronti, comunque dei tecnici che hanno ancora di più seguito i nostri programmi, e sono tecnici che insieme ad altri che arriveranno faranno parte della squadra proprio Sardegna, visto e considerato che c'è un progetto dove si cercherà di affinare ancora di più quel che è la preparazione tecnica degli istruttori. Questo molto facilmente a partire dal mese di settembre. Ieri e oggi in tutta Italia ci sono state numerosissime manifestazioni di ginnastica ritmica, quindi qual è il bilancio Xen della ginnastica a livello nazionale? A livello nazionale noi riusciamo a portare nei 2 weekend di maggio tutti gli anni 1.400-1.500 persone. L'anno scorso si è raggiunto un 1.700 perché in base alle qualificazioni, quindi c'è un numero di bimbe che passano i turni nei rispettivi campionati regionali dopo le varie fasi. Quest'anno sicuramente si allargherà, prevediamo di avere un 1.800-1.850 partecipanti. Questo soltanto per quanto riguarda non il livello di rappresentativa e quanto riguarda la coreografata, perché là avremo addirittura altri numeri che si vanno ad aggiungere ai 1.800 e 1.850, perché c'è ancora un altro weekend a Città di Castello in provincia di Perugia l'8 e il 9 di giugno del 2019, dove vedrà all'opera le ragazze con rappresentativa e con coreografata.
là si viaggia su numeri, al momento siamo al quarto anno e intorno a 600-700 atlete. Quest'anno contiamo di toccare sicuramente 800. Bene, grazie mille Achille, noi continuiamo a vedere quindi le esibizioni delle ragazze. Vediamo il campo gara. Esatto, grazie. Ho trovato qua due ragazze, due atlete nella parte di campo di riscaldamento che sicuramente si devono ancora esibire, giusto? Sì. Vorrei sapere nome, età e categoria. Vanessa Mereu, categoria allieve mi sembra. Ma ti esibisci con qualche attrezzo o corpo libero? Con l'attrezzo la palla. Ti piace usare la palla o hai un altro attrezzo preferito? Il mio attrezzo preferito è il nastro, bellissimo. Come mai ti piace di più usare il nastro? Qual è la difficoltà maggiore anche di questo attrezzo? Perché è un filo molto bello, colorato ed è molto... Ti piace da utilizzare, quindi l'effetto che fa? Sì. Le coreografie che si creano, giusto? Sì. Tu invece come ti chiami? Sara. Quanti anni hai? 8. Da quanto tempo pratichi ginnastica ritmica? Da quest'anno. Ah, quindi sei proprio nuova del settore. È la prima gara? Sì. Caspita, abbiamo trovato quindi un esordiente proprio ai campionati regionali. Come ti stai trovando? Ti piace? Sì, mi piace. Ti stai divertendo? Sì. Tu invece ti esibisci a corpo libero o con qualche attrezzo? No, con qualche attrezzo la palla. Ti piace usare la palla o preferiresti usare altri attrezzi? No, il nastro perché va, cioè, lo puoi lanciare, ci puoi fare giri, è bello. Quante volte ti alleni alla settimana, più o meno? Una. Una volta a settimana? Quindi non è questo, 2 volte in settimana, 2. Che benefici ti dà la ginnastica ritmica? Perché ti piace così tanto? Perché ci sono degli attrezzi e poi c'è tanto che mi piace. Grazie mille ragazze, in bocca al lupo allora, eh? Ciao! Trovato un altro atleta qua in campo di riscaldamento, vedo con la palla, quindi sicuramente questo è il tuo attrezzo col quale ti esibirai, giusto? Adesso in verità ho appena finito un esercizio con la coppia, eravamo io e una mia amica con la palla e adesso il prossimo sarà un corpo libero, quindi... Non ti ho chiesto nome, età e da quanto tempo fai ginnastica ritmica? Io mi chiamo Ilaria Schirru, ho 11 anni e faccio ginnastica ritmica da quasi 5 anni. Quindi da quando sei piccolissima si può dire? Sì. Cosa ti piace di più della ginnastica ritmica? Mi piacciono molto le difficoltà, quindi le rovesciate, tutte queste cose, però non mi piacciono molto gli attrezzi. Preferisci il corpo libero quindi, perché? Preferisco il corpo libero perché anche potrebbe essere più facile per alcune persone, però a me quando faccio gli esercizi proprio mi sento come se fossi libera e quindi il corpo libero proprio non ho attrezzo e posso muovermi
proprio bene, perché non ho il problema dell'attrezzo. Che invece è più difficile, quando c'è l'attrezzo di mezzo è più difficile perché oltre a controllare il proprio corpo bisogna controllare anche l'attrezzo, giusto? Sì. Quindi anche la pulizia dell'esercizio, il fatto che quando si lancia l'attrezzo deve essere ripreso precisamente. Ho un po' imparato in questi 2 giorni, mi sto facendo una cultura di ginnastica ritmica, quindi è corretto così. Qua c'è un attrezzo più difficile di un altro? Allora, secondo me il più difficile è il nastro o le clavette, perché comunque le clavette sono un attrezzo che sono 2 e quindi sono più difficili da maneggiare. E il nastro perché in pedana ti potrebbero capitare nodi, oppure potresti inciamparci. Invece anche la fune forse un po', perché anche la fune ci potresti inciampare. Però la palla, tra tutti gli attrezzi, secondo me è il più facile. Anche perché potendola tenere con la mano uno ha più, insomma, lo può maneggiare meglio, ecco. E invece magari il nastro ho scoperto che i giudici valutano anche quanto il nastro esegue bene il movimento, cioè che non sia arrotolato ma che sia ben disteso, giusto? Che faccia bene il disegno. Sì, infatti i giudici valutano anche il fatto che la coda del nastro non tocchi per terra. Quindi è più difficile comunque da controllare perché essendo anche distante è più. Quindi adesso ti sei esibita in coppia e la prossima gara che farai? Devo fare il corpo libero appunto e poi di nuovo la palla per individuale. Perfetto, allora in bocca al lupo e grazie mille. Grazie. Ciao. Ho qua 2 bellissime ragazze con il cerchio invece. Voi vi siete già esibiti o dovete ancora esibirci? Nome, età e da quanto tempo fate ginnastica? In squadra ci chiamiamo le guerriere, io mi chiamo Angelica e io Carolina. Io ho 11 anni e faccio ritmica da 2 anni. Io 10 e faccio ritmica da 2 anni. Avete sempre lavorato in squadra o questa è la prima volta? Allora, nelle gare abbiamo già lavorato 2 volte in coppia. Ma voi 2 o con altre ragazze? Noi 2. Ah, quindi siete insomma già testate, già... Sì. Cosa vuol dire lavorare in coppia piuttosto che fare un'esibizione individuale? Vabbè, magari quando fai qualcosa di individuale ti senti un po' più magari in imbarazzo, quando magari la fai in coppia hai un appoggio in più. Quindi diciamo che l'ansia si divide a metà? Più o meno. Perché in coppia comunque devi essere uguale all'altra, però singola è più difficile. Ovviamente perché l'attenzione è concentrata soprattutto su una e quindi sappiamo che la ginnastica ritmica è uno sport molto preciso, no? Dove vengono valutati i propri minimi dettagli. Certo, anche un sorriso, se non lo fai, l'espressione tolgono dei punti. Poi ho scoperto sempre in queste 2 giornate di full immersion di ginnastica che la musica è una componente fondamentale dell'esibizione. La sceglie l'istruttrice, la scegliete insieme? Allora, la sceglie l'istruttrice e noi dobbiamo fare l'esibizione con quella, non la scegliamo noi. Esatto. Ad esempio in questa gara però l'istruttrice ci ha chiesto magari di darle una mano, di scegliere canzoni e poi lei valutava quale. Quindi comunque c'è molta collaborazione tra allieva e istruttrice, questo è molto importante. Sì, molto. Sì. Voi vi siete sempre allenate presso una società oppure avete cambiato diverse palestre fino a quando non avete trovato quella che più... No, io sono sempre stata nella butterfly perché comunque mi trovo bene. Anch'io sempre nella butterfly. Ok, allora ragazze, in bocca al lupo, mi raccomando concentrate, ok? Grazie. Ciao. Ho trovato altre 3 ragazze, allora qua ne abbiamo 2 con la palla e 3, 4 a corpo libero. Ho azzeccato oppure gli attrezzi li avete messi a parte? Sì, entrambi li abbiamo già usati perché allora
Noi abbiamo già fatto le coppie, l'ho fatta con Ele, la coppia, con la palla, poi dopo dovremo fare il corpo libero, individuale e anche la palla individuale. Con Alessia stavamo per uscire di pedana, se usciamo di pedana meno 70 punti. So che è un errore molto, molto penalizzante quello di uscire in pedana sia col corpo che con l'attrezzo, giusto? Vorremmo salutare una nostra ex insegnante per problemi familiari, si chiama Noemi. Ok, quindi la salutiamo. Allora, non vi ho chiesto il nome, l'età e da quanto tempo fate ginnastica ritmica, quindi adesso farò il giro e mi direte queste informazioni, ok? Vai. Mi chiamo Marta Mura, faccio questo sport ritmica da quasi 5 anni. Ti piace? Sì, molto. E soprattutto perché me lo fa piacere una mia ex allenatrice Noemi. Io mi chiamo Vacca Alessia e faccio questo sport da 1 anno. Io mi chiamo Chiara Gallus e faccio questo sport da 6 anni. Allora, io sono Gloria Zeni e ho fatto 1 anno, poi ho mollato, ho fatto 2 anni di danza e poi dopo sono 3 anni che sto facendo di nuovo ginnastica ritmica. Come mai sei tornata al mondo della ginnastica e hai lasciato quello della danza? Perché all'inizio non mi piaceva l'insegnante, quindi non mi piaceva neanche la ginnastica, però ho capito quando facevo danza che mi piaceva lo stesso, quindi dopo ho riprovato ginnastica ritmica e mi sono iscritta. Io mi chiamo Michelle, ho 11 devo compiere 11 anni e faccio ginnastica da 4 anni e niente, basta. Mi chiamo Eliana Foschini, ho 11 anni e faccio ginnastica ritmica da 3 anni. Mi chiamo Greca Corona, ho quasi 12 anni e faccio ginnastica ritmica da 5 anni. Io mi sono dimenticata di dire l'età e ho 11 anni. Bene, quindi avete più o meno tutta la stessa età, quasi tutta la stessa età. Ma siete compagne di ginnastica e anche compagne di scuola? Io ho compagni di scuola, ne ho una che è arrivata da poco e quindi non ha fatto la gara, però se no tutte le altre siamo... Ma voi vi ricordate la prima volta che siete salite sulla pedana, com'è stato? Raccontami un po'. Ero molto agitata perché non l'avevo mai fatto ovviamente, però non ricordo proprio tutti i particolari, però è stato bello. Io praticamente quando era la mia prima volta ero molto in tensione perché era la mia prima volta, ma dopo che ho iniziato a fare l'esercizio mi sono calmata perché mi sono in un attimo abituata al pubblico. Quanti anni avevi? 5. 5. Quindi è anche un po' più grande delle bambine che abbiamo visto stamattina, che alcune avevano anche 2-3 anni. Sì. C'era mia sorella a fare la gara, quindi c'ero già da stamattina. Ma qualcuno è iniziato così piccola, a 2-3 anni, oppure siete... Io avevo 5-6 anni all'incirca quando ho iniziato a fare ritmica. Comunque eri piccolina anche tu, anche se ci sono bambine anche più piccole che iniziano anche da più piccole. 2-3 anni all'incirca. Ho iniziato infatti a 3 anni, adesso ho iniziato proprio. Ho capito, allora ragazzi in bocca al lupo perché deve ancora gareggiare. Devo gareggiare tutte? Ok, allora in bocca al lupo a tutte e potete tornare ad allenarvi. Io vi ringrazio per questa bellissima intervista. Grazie. Ciao Noè! Ciao Noè!
In pedana la squadra B della team composta da Michela, Alice e Asia. In pedana la squadra A della Icons Cagliari composta da Solai Matilde, Cavoli Costanza e Sanna Giudica. In pedana la squadra G della Colombo composta da Corda Carolina e Tanda Gaia. Facciamo un applauso.
Quartuccio, composta da Cao Melissa, Mereu Vanessa e Floris Laura. Forza Bimba. Passiamo ora al primo, l'ultima serie diverse per il primo livello seconda categoria. Passiamo ora sempre primo livello seconda categoria individuali. In pedana Bartelloni Marisol, Butterfly, palla. In pedana Biuni Fabiano, Colombo, palla.
Nel mentre che il campionato prosegue, io sono tornata sugli spalti per chiedere un po' di impressioni a nonni, parenti, genitori, zii, sorelle e cugine. Vedo che qua a bordo campo abbiamo di tutto e di più. Sicuramente lei è una nonna. Allora ci dica un po' cosa vuol dire assistere alla gara della propria nipotina. Mi rende gioioso e mi torna a far tornare bambina. Quando ero piccola io non c'erano queste cose. Ma è la prima volta che si esibisce oppure è già da un po' che gareggia? Questo è la prima volta perché ha cambiato. Prima faceva pattinaggio, sono andata anche alle gare di pattinaggio. Quindi questa è la prima gara di ginnastica ritmica? Sì, vero Andre. Quindi doppia emozione? Si sta esibendo adesso. Scusi, allora la lascio. Intanto abbiamo in pedana un'esibizione individuale con la palla. Com'è andata? Sono rimasta qui a fianco a voi durante l'esibizione, ho visto tantissima emozione. Chi mi dice com'è andata? Io ho visto alla fine, penso bene, mi auguro. È andato tutto bene. Ci pare. Ah, quello senza dubbio, è sempre un successo, comunque vada. Sì. Avete altre atlete in gara o lei era l'unica? L'unica. Quindi adesso aspettiamo le altre e poi ci saranno le premiazioni. Tu invece non fai ginnastica? La faccio però non ho voluto fare la gara. Come mai? Non ti andava questa volta, hai fatto bene. Tu invece? Io invece sono la gemella della bambina che si è esibita e faccio pattinaggio artistico. Ah, bello anche pattinaggio artistico, lo pratichi da molto tempo? Da 3 anni. Sei abbastanza esperta, diciamo. Come mai è strano, no? Che due gemelle abbiano scelto solitamente, soprattutto a questa età, cercano di andare sempre in coppia. Infatti quest'anno non sono io la mamma è... Vabbè, però la vedo molto esperta lo stesso. Sì, perché hanno frequentato assieme a mia figlia, quindi sappiamo diverse cose. Quindi è la prima volta che vi separate, praticavate lo stesso sport? No. In principio il nostro primo sport, io facevo danza classica e lei pallavolo. Poi abbiamo fatto tutti e due pattinaggio, poi lei ha mollato e ha fatto ginnastica ritmica. Ho capito, com'è andata secondo te? Benissimo. Bene, quindi siamo felicissime di questa esibizione, aspettiamo le premiazioni. Grazie mille e buon proseguimento. Ho fatto i gradoni per arrivare fino a lei. Allora, vorrei sapere se si è già esibita sicuramente sua nipote o sua figlia, sua nipote, e com'è andata, se si è già esibita? Bene, bene. Quanti anni ha? In che categoria si è esibita? 7 anni. Si è esibita con qualche attrezzo, corpo libero? Con la palla. Con la palla. È la prima volta che fa una gara ritmica? No, questo è il secondo anno. E quest'anno mi sembra che due volte Viola ti sei esibita quest'anno. Ah, è qui la nostra atleta. Vieni che ti facciamo qualche domanda anche a te. Com'è andata l'esibizione? Bene. Ti sei divertita?
ha perso la lingua in pedana. Comunque è andata bene, immagino sia sempre un'emozione per una nonna vedere gareggiare la propria nipote. Lo credo, sì sì. Va bene, grazie, allora buon proseguimento. Io intanto torno giù. Allora, ho trovato un posto, quindi ne approfitto per fare qualche domanda anche a lei. Come sta andando questa gara? Chi è venuto a vedere? Mia figlia, è la più brava. Ma si è già esibita? Sì, In che cosa? questo non lo so. Corpo libero? Aveva qualche attrezzo? No, erano in due. Ah, in coppia? Quindi sono la categoria che ha appena finito, da poco. Sì. Com'è andata? Bene? Bene, sei la più brava. Questa Siamo è... di parte. No. È la prima volta che fa un evento del genere oppure ne ha già fatto altro? No, ho già fatto altro. Sì. Cosa vuol dire per un papà andare a vedere la propria figlia? È una grande soddisfazione, no? Immagino. E la ginnastica ritmica consiglierebbe insomma alle altre bambine di praticarla? Che cosa insegna la ginnastica ritmica? Certo. Cosa insegna? Sì. Insegna anche un certo portamento, una certa disciplina, queste cose qua, è molto importante. Quindi è uno sport diciamo abbastanza educativo, molto, anche perché so che ci vuole molta disciplina, molta precisione, quindi insegna anche dei valori importanti. Importante, disciplina, come abbiamo detto, queste cose qua. Ok, grazie, allora in bocca al lupo per sua figlia. In pedana Narisi Maria Alexandra, butterfly cerchio. Non mi servono tante parole.
In pedana non Dora, butterfly cerchio. Sento tutti con un po' spento. Ci stiamo addormentando. Grazie. In pedana Giulia Meloni, Ignos Monastir, cerchio. Forse non siamo pronti. Intanto qui con me Alessandra Zanda della Butterfly Ritmica e Chiara Paderi dell'Icnos Ritmica, due allieve che hanno gareggiato ieri, Alessandra nella categoria senior e Chiara nella categoria allieve, e tra l'altro che sono state anche premiate, siete salite sul podio, giusto? Alessandra ha vinto il primo posto con la palla e con il cerchio, e invece Chiara il secondo posto con la palla. Ditemi un po', quali sono state le emozioni principali di ieri? Eravate tese prima di entrare in pedana? L'avete vissuta tranquillamente? Allora, io sì, ero tesa, ma meno delle altre gare, perché comunque provando alla fine mi sono calmata. Ovviamente quando entri in pedana poi la tensione non la senti più e quindi continui tranquilla. Ero anche io molto tesa rispetto alle altre gare, meno. E provando e riprovando alla fine mi sono calmata. Immagino che questa sia, cioè che siete già abbastanza esperte di gare, ne avete fatte parecchie, ma vi ricordate la prima volta che siete salite sulla pedana, come è stato e quanti anni avevate? Allora, io avevo forse 7 o 8 anni, non mi ricordo, perché ho iniziato a 6 anni, ma la gara l'ho fatta dopo un po' di tempo e mi ricordo che ero molto emozionata e avevo ansia. Avevi qualche attrezzo? Hai fatto a colpo libero? Allora, ho fatto corpo libero e, se non sbaglio, anche la palla. Quindi insomma ti sei data da fare già da subito. Io invece ho iniziato a fare le gare a 4 anni e mezzo. E il mio primo attrezzo è stato il corpo libero come attrezzo. Una cosa, un'informazione, una curiosità anzi, qual è l'attrezzo più difficile da utilizzare secondo voi? O quello che vi piace di meno, mettiamola così? Allora, per me l'attrezzo più difficile è il nastro, ma anche la fune, perché sono comunque attrezzi molto, come dire, sono molto molli.
perché il nastro comunque ha una certa difficoltà e anche la fune è molto penalizzata, quindi per me sono questi. Per me le clavette sono più difficili. Ma siete voi che con gli anni nel vostro percorso di allenamento e di studio scegliete l'attrezzo o è un po' l'attrezzo che sceglie voi? Per me diciamo che la palla io per esempio l'ho sempre fatta, quindi ormai è come una seconda cosa, cioè una seconda... E invece gli altri attrezzi preferisco sceglierli più che altro. Anche io, come ha detto Alessandra, preferisco fare più attrezzi che ho già fatto che attrezzi che non ho fatto. Quanto tempo vi allenate più o meno a settimana? Quanto impegno richiede la preparazione di un evento di questo tipo? Allora, noi ci alleniamo tutti i giorni con una media di 3 ore al giorno e sabato 4. E un peso? Allora, sì, per esempio io essendo in seconda superiore sono carica di cose da fare, quindi per me sta iniziando ad essere un po' un peso, però mi abituo, quindi è una mia passione e non ci faccio tanto caso. Più che un peso, forse ho sbagliato a definire un peso quanto un impegno, no? Perché poi all'inizio da bambina è un piacere, una distrazione, poi crescendo si decide che strada prendere e diventa più un impegno, proprio una scelta, quella di proseguire anche a una certa età, anche perché se non sbaglio le ginnaste hanno una carriera che finisce molto, molto giovane, no? Molto presto. Sì, perché dopo una certa età è sconsigliato fare comunque, il tuo corpo non te lo permette di fare cose abbastanza elaborate. Sì. Tu invece a quanti anni hai iniziato? 3 anni e mezzo. A 3 anni e mezzo, adesso hai? 11 anni. Quindi insomma anche tu hai una carriera abbastanza importante. Quante ore ti alleni tu alla settimana? Tutti i giorni 3 ore, compreso il sabato. Compreso il sabato, però diciamo che tu ancora sei più piccola, quindi sei anche meno impegnata di una ragazza che è già in seconda superiore, quindi serve anche per insomma stare insieme agli amici, alle compagne di scuola. Sì. In palestra immagino ci sia un bel ambiente, diventa un po' come una famiglia, no? Sì, molto. Oggi invece siete non gareggiate, avete gareggiato ieri e siete venute a vedere le vostre compagne di squadra e a tifare per loro, giusto? Sì. Ok, allora io vi lascio continuare a guardare la gara, vi ringrazio molto e complimenti per ieri. Ciao ragazze. Intanto stanno entrando in pedana 2 ginnaste in coppia con il cerchio e cerchiamo di chiedere alla giuria la squadra di appartenenza. In pedana la coppia delle misteriose Butterfly Cerchio composta da Laia Alessia e Corongiu Alice.
sono andata a informarmi in giuria e adesso in pedana abbiamo la coppia Butterfly col cerchio, Lai Alessia e Corongio Alice. Sta gareggiando il secondo livello della categoria coppia. Bene, questa era l'ultima esibizione per quanto riguarda il primo livello, seconda categoria. Passiamo adesso alle esibizioni del secondo livello, seconda categoria individuali. In pedana Avino Burgo Ginevra, Colombo, Palla.
In pedana Gosovus Chiara, Ignis Quartuccio, palla. Vi ricordo che durante tutta la manifestazione è presente il fotografo di gara, dove potrete acquistare e visionare le foto direttamente sopra di voi e sopra gli spalti. In pedana Gavador Margherita, Colombo, palla.
io sto combattendo in tutto il tempo. Di nuovo? Arrivo io? No, stacco e riattacco di solito per almeno un quarto d'ora. In pedana Nura Sara, Etnos Monastir, palla. Intanto mi hanno raggiunto qua due ginnaste che hanno appena fatto l'esibizione. Nome? Beatrice. Dora. Quanti anni avete? Da quanto tempo fate ginnastica ritmica? Ho 9 anni e la faccio da 5 anni. Ho 12 anni e la faccio da 2 anni. Cosa vuol dire per voi fare ginnastica ritmica? Cosa vi dà, cosa vi insegna? A me mi insegna a essere sempre determinate in tutto ed impegnarsi se vuoi arrivare prima o solo anche partecipare. L'importante è partecipare e non vincere. Questo atteggiamento è interessante, soprattutto a questa età, perché molti magari puntano soprattutto a quello, quando in realtà proprio è uno sport come la ginnastica, anche che è uno sport individuale ma anche di squadra. L'importante è impegnarsi, partecipare e dare sempre il massimo, poi per vincere c'è sempre tempo, no? Sì. L'importante è anche vincere, però è più importante partecipare. Sì. Quanto tempo vi impiega la ginnastica ritmica nella vostra vita in settimana? Quanto vi allenate? 3 volte alla settimana. Il lunedì, il martedì e il sabato. Quindi anche tu 3 volte a settimana. Mi avete detto, tu hai 11 anni, 12 e 9, quindi già un'età in cui fare uno sport così impegnativo è una scelta, no? Perché quando si è bambini è un po' più, lo si vede come un divertimento, invece a questa età è già una scelta, perché toglie magari del tempo ad altro. Come vivete questo modo di vivere? Un po' difficile, però sai che stai facendo una cosa che ti piace e quindi è bello. Però comunque pieghi più tempo a fare questo che a studiare tante cose. Quando ho i compiti mi impegno, faccio tutti i compiti prima di andare in palestra, perché comunque è uno sport che mi piace da tantissimo, quindi non lo voglio mollare. Avete sempre fatto solo questo o avete provato altri sport? Solo questo. Io piscina e country. Una domanda, visto che siete abbastanza giovani ma già lo praticate da tantissimo tempo, vi ricordate la prima volta che siete entrate in pedana e avete gareggiato e quanti anni avevate? Allora, avevo 5 anni e avevo un sacco di ansia. Io non ho mai avuto ansia e quando l'ho fatta avevo 11 anni l'anno scorso. L'anno scorso? Quindi tu la pratichi da pochissimo tempo? 2 anni. 2 anni. Diciamo che la ginnastica ritmica è uno sport molto preciso, no? Bisogna stare attenti a ogni minimo dettaglio, ai movimenti, alla precisione e alla pulizia del movimento. Quindi questo insegna anche molto rigore e una disciplina importante, no? nella vita. Sì, sono d'accordo. Anche io.
siete d'accordo con me, quindi sto imparando bene in questi 2 giorni di full immersion. È uno sport che richiede particolare impegno o secondo voi comunque è alla portata di tutti? C'è uno sport che si impara facilmente? O bisogna essere anche portati? Bisogna essere portati. Bisogna essere portati e impegnarsi molto. C'è un attrezzo che vi piace più di tutti e anzi, qual è quello preferito e quello invece che più odiate? Allora, il mio attrezzo preferito è il nastro, e quello che più usiamo allora questi giorni è il cerchio, poi gli altri giorni usiamo molto la palla. Sono 2 gli attrezzi preferiti, sono la corda e il cerchio, e proprio quello in cui non ci vado d'accordo è la palla. Ogni attrezzo immagino abbia delle difficoltà, no? Ha dei pregi e dei difetti. Ad esempio, qua adesso si sta esibendo una ragazza con la palla. Quali sono i pregi e i difetti della palla? Che magari ti può scivolare, oppure non fai in tempo a prenderla, oppure quando è nel corpo tendi a cadere. Concordo con Dora. ha detto le cose giuste. Ok, quindi voi vi siete esibite prima, quindi adesso state aspettando le premiazioni. Com'è andata la vostra gara? Bene. Siete soddisfatte? Sì, vorrei arrivare prima, perché comunque mi sono impegnata molto e quindi mi aspetto anche di arrivare prima. Ok, allora ti faccio un grosso in bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie ragazze, ciao! In pedana Michelle Lagomarsino, Ignaz Quartuccio, Sergio. Vi ricordo che per noi ginnaste è importantissimo sentire il vostro parere quando entrano. Loro hanno lavorato tutto l'anno per presentarsi davanti a tutti voi, davanti ai giudici e per fare una bella figura. Quindi vi prego, noi oggi andremo via, lo dico anche stamattina, andremo via da qua, ci faranno male le mani, ma siamo qua per far felici le nostre ginnaste. È importante sapere che voi siete lì e applaudite per loro, ok? In pedana Guttuso Beatrice, Ignaz Quartuccio, palla.
In pedana Loi Beatrice, Igno Squartuccio, palla. In pedana Cerutica Carlotta, Colombo, palla. In pedana Orani Alice, Igno Squartuccio, palla.
In pedana Savastano Ilaria, Ignos Quartuccio, Cerchio. In pedana Curno Ludovica, Colombo, palla. In pedana Salis Erma, Ignos Quartuccio, palla. In pedana Lecca Ginevra, Colombo, palla.
Grazia, Icno Squartuccio, palla. In pedana Loi Beatrice, Icno Squartuccio, cerchio. In pedana Salis Emma, Icno Squartuccio, cerchio. Bene, con questa esibizione abbiamo terminato le individuali di secondo livello, diamo qualche minuto e poi iniziamo subito col secondo livello, con le coppie secondo livello, seconda categoria. Ricordo che l'intera manifestazione è in diretta sulle pagine Facebook di Cesar
mettere mi piace alla pagina Facebook e condividere le dirette. Ok, le giudici mi chiedono se l'insegnante della Colombo, Ludovica, può avvicinarsi un secondo. Bene, allora concluso il blocco delle gare individuali, io direi ci fermiamo un attimino, tempo di recuperare qualche altro ospite. Ricordiamo, campionati regionali XN di ginnastica ritmica, una 2 giorni molto intensa, 350 atleti in gara qui sul tappeto allestito sul parquet degli impianti di Sa Duchessa a Cagliari, organizzazione XN Sardegna. Piccola pausa e poi torniamo in diretta. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua Tornati qui in diretta da Cagliari dal palazzetto del CUS per il campionato regionale di ginnastica ritmica XN. In questo momento è appena entrata in pedana zia Anna della Icnos Quartucciu che si esibirà con la palla. E ci stiamo avvicinando piano piano alla premiazione della seconda categoria Silver Cup Serie C allieve. Quindi anche questo blocco sta per concludersi. Ecco l'applauso per Ilaria che ha appena concluso la sua esibizione. Ed ecco posizionata in pedana adesso Marta Mura, sempre dell'Icnos Quartucciu, che si esibisce a corpo libero.
Ora è il turno invece di Laura Serra dell'Icnos Quartuccio che si esibirà con la palla. Intanto io mi sono avvicinata qui nel campo di riscaldamento e ho trovato due ragazze che sicuramente si sono già esibite, giusto? Nome, età e da quanto tempo fate la ginnastica ritmica? Allora, io sono Irene Pani, ho 10 anni e faccio ginnastica ritmica più o meno da 5 anni e mezzo. Io invece sono Stefania Del Sì, ho 9 anni e faccio questo sport da questo anno, ho appena iniziato. Quanto vi piace la ginnastica ritmica da 1 a 10? 10, anche di 100. Come siete entrate in questo mondo? Chi ve l'ha fatto scoprire?
Io ho sempre avuto una passione da piccola per ballare e mi è sempre piaciuto e volevo iscrivermi e ho trovato questa palestra che era la Butterfly e mi sono appassionata. Io invece l'ho preso dalla mia migliore amica che faceva prima ginnastica artistica, però poi mi ha proposto di provare qua e insieme a lei io mi sono innamorata di questa società. Qual è l'attrezzo migliore e qual è l'attrezzo peggiore? Allora, l'attrezzo migliore direi il nastro, io l'adoro. Vabbè, attrezzo peggiore non ce n'è, ma per me credo che sia la fune. Per me invece l'attrezzo migliore è la palla e anche per me la fune è l'attrezzo peggiore. Della palla, che è il tuo attrezzo preferito, quali sono i pregi e quali sono i difetti? Che la perdi in un attimo se non sei concentrata, invece puoi usarla come ti viene bene. Voi vi siete già esibite? Che esibizione avete fatto? Singola, in gruppo, corpo libero? Io singola con la palla. Anche io singola con la palla. Com'è andata? Abbastanza bene. Quasi male. Quasi male. A me non è piaciuta molto. Vabbè, staremo a vedere, allora, mai dire mai. Un'ultima domanda, è una cosa che chiedo un po' a tutti perché secondo me è un bel ricordo. La prima volta che siete entrate in pedana, quanti anni avevate e come è andata la vostra prima esibizione? Allora, io avevo più o meno 2 anni e mezzo ed è andata benissimo, i miei genitori erano orgogliosi. Invece io quest'anno sono entrata e quindi ero un po' stressata, però me la sono cavata. Quindi di queste 2 giornate era la tua prima esperienza? Sì. Quindi abbiamo una esperta e una invece alla prima gara. Ho capito, com'è andata? Che emozioni hai provato? Gioia più che altro. Vero, non vedevi l'ora dopo tutto il sacrificio, l'allenamento in palestra. Quante volte ti alleni? In settimana? Due volte alla settimana? 2 volte alla settimana, credo 5 ore. 5 ore alla settimana. 5 ore alla settimana più o meno. Tu? Io invece faccio 3 volte a settimana, 2 ore. Ho capito, quindi comunque è abbastanza impegnativo anche come sport, anche perché è una disciplina molto precisa che richiede un impegno e una precisione particolare, giusto? Richiede molto lavoro e molto impegno. Anche per me è stato un po' difficile allenarmi perché ero così orgogliosa di farlo e quindi però poi mi sono perfezionata e ho cominciato a ballare bene. Bene ragazzi, allora grazie mille e in bocca al lupo, tanto tra poco ci saranno le premiazioni. Ciao! Ho recuperato altre 3 atlete, ginnaste anzi. Nome, età e da quanto tempo fate ginnastica artistica? Ritmica, scusa. Matilde Solai, dall'anno scorso la faccio ginnastica. Quanti anni hai? 8. Io mi chiamo Giuditta San, ho 9 anni e faccio ginnastica
Da 2 mesi. Quindi sei proprio nuovissima. Da 2 mesi o da 2 anni? Da un po' di tempo. Costanza Cavoli, ho 8 anni e sono qui da quest'anno. Quindi anche tu sei nuova. Quindi questa è la tua prima esibizione? Sì. Com'è andata? Bene. Anche la tua? Bene. Ti sei divertita? Eri emozionata? Emozionata. Vero? Sì. Però è andata bene? Sì. La tua invece? Visto che anche per te era la prima volta, giusto? Sì. Bene. Ti sei divertita? Eri molto agitata? Sì. Una curiosità, qual è il vostro attrezzo preferito e quello invece che vi piace meno? La palla. La palla qual è quello preferito? E quello invece che piace meno? Ho fatto una domanda difficile, ti piacciono tutti? Sì. E tu invece? Il mio è la palla e quello meno è la corda. Il mio preferito è il cerchio e quello non preferito è la corda. Il cerchio è molto particolare come attrezzo perché lo si può usare in 1000 modi, ci si può entrare dentro. Quali sono le difficoltà del cerchio e invece i pregi di questo attrezzo? Un po' difficile anche quando si usa per farlo muovere, un po' difficile. Per dargli il ritmo e il senso? Perché non si muove molto bene, perché può anche scivolare, quindi è anche difficile. Ma voi avete già provato tutti gli attrezzi oppure? No, perché non l'abbiamo ancora provato perché dovevamo provare la gara. Ah, quindi sei concentrata solo sull'attrezzo con cui hai gareggiato, giusto che? La palla. La palla, anche tu? Sì, anche io la palla. Ah, avete fatto un'esibizione di squadra, voi 3? Eravate solo voi 3? Ah, quindi proprio ho beccato la squadra al completo. Com'è allenarsi in squadra? È difficile coordinarsi, andare d'accordo? Da solo è un po' vergognoso. Allo stesso tempo. Dovete andare allo stesso tempo, no? Quindi magari è un po' difficile quello. È meglio lavorare e gareggiare in squadra o singolarmente? Squadra. Vi siete mai esibite singolarmente? No. Vorreste farlo? No. Esibirvi singolarmente? No. No? Troppa paura? Va bene ragazzi, io vi ringrazio e in bocca al lupo. Ciao. Bene, questa era l'ultima esibizione, tra poco iniziamo la sfilata e le premiazioni. Quindi si è appena conclusa il penultimo blocco di questo campionato e tra poco iniziamo con le premiazioni della seconda categoria Silver Cup Serie C Allieve.
Iniziamo subito con le premiazioni Silver Cup Serie C, categoria allieve, coppia a palla. Terze classificate, la Ignos Quartuccio squadra F, composta da Mura Marta e Greca Corona. Seconda classificata, la squadra E, sempre Ignos Quartuccio, composta da Schidru Ilaria e Sinzia Anna. Prima classificata la squadra G della Ignos Ritmica composta da Piras Martina e Marcello Alessia. A seguire quarta classificata la squadra D della Ignos Quartuccio composta da Zeni Gloria e Foschini Eleonora. Quinta classificata la squadra C Ignos Quartuccio composta da Vacca Alessia e Gallos Chiara. Sesta classificata la squadra A Ignos Quartuccio composta da Mura Marta e Serra Laura. Passiamo ora alle premiazioni del primo livello, seconda categoria, coppie cerchi. Terza classificata la squadra G della Colombo composta da Corda Carolina e Tanda Gaia. Seconda classificata la squadra E della Colombo composta da Corda Carolina e Ciumi Fabiana. Prima classificata la squadra D della Colombo composta da Meli Veronica e Dessi Federica. Passiamo ora al primo livello, seconda categoria, squadra palla. Qua abbiamo al secondo posto un grande pari merito, sono arrivate 3 squadre pari merito, assegneremo la copia a una delle 3 squadre e poi provvederemo a duplicarla. Intanto parto dal terzo posto, squadra B, Ignos Quartuccio composta da Meras Marta, Palmas Veronica e Spiga Eleonora. Adesso passiamo alla
foto. Partiamo dalla squadra A, Ignos Cagliari, composta da Sollai Matilde, Cavoli Costanza e Sanna Giuditta. Sempre seconda classificata per il merito la squadra B della team, composta da Moni Alice, Murgia Asia e Michela. Sempre seconda classificata per il merito la squadra A della team, composta da Viola, Irene e Nicole. Prima classificata la squadra C della team, composta da Sanna Alice, Moni Alice e Michela. A seguire, quarta classificata la squadra C, Ignos Quartuccio, composta da Floris Chiara, Mereo Vanessa e Palmas Veronica. Quinta classificata la squadra A, Ignos Quartuccio, composta da Paolo Melissa, Mereo Vanessa e Floris Laura. Ok, cerchiamo di fare le foto con entrambe le squadre, fare merito, ok? Intanto io ringrazio Francesco Furgiolo, il presidente regionale di Sardegna e dirigente nazionale che sta premiando le ragazze. Insieme a Chica Furgiolo, il delegato del comitato provinciale XEN di Cagliari, Achille De Spirito, responsabile nazionale XEN del settore ginnastica, al quale chiedo di fare un grande applauso a tutti voi. Passiamo dal secondo livello, seconda categoria individuale palla, terza classificata Pudu Ludovica, Colombo. Seconda classificata Lega Ginevra, Colombo. Prima classificata Valdasseri Elvira, Colombo. A seguire al quarto posto Savastano Ilaria, al quinto posto Guttuso Beatrice, Ignos Quartuccio, Ignos Quartuccio. A seguire Ignos Quartuccio Salis Emma, Colombo Cavaldò Margherita, Colombo Odino Murgio Ginevra, Ignos Quartuccio Lori Beatrice, Ignos Quartuccio Desogus Chiara, Ignos Quartuccio Vacca Alessia, Ignos Quartuccio Mura Eleonora, Ignos Monastir Mura Sara, Colombo Cerusico Carlotta, Ignos Quartuccio Lavonazione Michelle, Ignos Quartuccio Orani Alice. Passiamo al secondo livello, seconda categoria individuale cerchio, terza classificata Ignos Quartuccio Lori Beatrice, seconda classificata Ignos Quartuccio Salis Emma, prima classificata Ignos Quartuccio Lavonazione Michelle, quarta classificata Ignos Quartuccio Savastano Ilaria. Rimasti a posto. Passiamo ora al secondo livello, seconda categoria, coppie e cerchi. Terza classificate, Ignos Quartuccio squadra A, composta da Desogus Chiara e Vacca Alessia. Desogus Chiara e Vacca Alessia. Seconda classificata la squadra C della Colombo, composta da Pudu Ludovica e Lecca Ginevra. Prima classificata la squadra B della Colombo, composta da Cerosico Carlotta e Pudu Ludovica.
Al quarto posto pari merito la squadra D della Ipnos Quartuccio composta da Desoto Schiave e Orania Lince, sempre il quarto posto pari merito la squadra A della Colombo composta da Cavadò Margherita e Varistrelli Elvira. Quinto posto la squadra B Ipnos Quartuccio composta da Mura Eleonora e Guttuso Beatrice. Ginnastica posta. Passiamo ora al primo livello, seconda categoria individuale palla. Al terzo posto Biumi Fabiana Colombo. Al primo posto Canosa Giorgia Butterfly. Al primo posto Meloni Elisa Butterfly. A seguire Butterfly Pani Irene, Ignos Monastir Sergi Valentina, no, non c'è un pari merito. Quindi il primo posto Butterfly Meloni Elisa, secondo posto Butterfly Canosa Giorgia, terzo posto Colombo Biumi Fabiana. Quarto posto Butterfly Pani Irene, quinto posto Ignos Monastir Sergi Valentina, sesto posto Butterfly Dessi Stefania, a seguire Butterfly Bartolomei Marisol, a seguire Ignos Monastir Salaris Gioia. Passiamo ora al primo livello, seconda categoria individuale cerchio. Terza classificata Butterfly Ferro Denese. Seconda classificata Butterfly Manuzza Beatrice. Prima classificata Butterfly Nonnis Dora. Quarta classificata Butterfly Marisi Maria Alessandra. Quinta classificata Butterfly Manuzza Ludovica. Rimasti a posto? Passiamo ora alle coppie, sempre primo livello, seconda categoria, coppie cerchio. Terza classificata la squadra delle Pantere Butterfly composta da Cau Alice e Sanna Luna. Seconda classificata la squadra della Bontà Butterfly composta da Cannas Carolina e Cau Sofia. Prima classificata la squadra delle Guerriere Butterfly composta da Orlando Angelica e Cannas Carolina. A seguire, quarta classificata, la squadra delle Misteriose composta da Lei Alessia e Colongiu Alice. Ginnastica a posto. Aspettate. Ah, ok. Diamo qualche minuto, stiamo cercando le medaglie.
scusateci. Facciamo un grande applauso, grazie. Passiamo ora alla Silver Cup Serie C ADR Palla. Terza classificata Igno Squartuccio, Zia Anna. Seconda classificata Igno Squartuccio, Marcello Alessia. Prima classificata Igno Squartuccio, Piras Martina. A seguire Igno Squartuccio, Mura Marta. A seguire Igno Squartuccio, Stirro Ilaria. Igno Squartuccio, Boschini Eleonora. Igno Squartuccio, Serra Laura. Igno Squartuccio, Corona Greca. Igno Monastir Alba Matilde. Igno Squartuccio, Vacca Alessia. Igno Squartuccio, Azzeni Gloria. Igno Squartuccio, Gallo Chiara. Squartuccio, Piras Martina. Seconda classificata Igno Squartuccio, Boschini Eleonora. Prima classificata Igno Squartuccio, Marcello Alessia. Quarta classificata Igno Squartuccio, Zia Anna. A seguire Igno Squartuccio, Stirro Ilaria. Igno Squartuccio, Corona Greca. Igno Monastir Alba Matilde. Igno Squartuccio, Mura Marta. Igno Squartuccio, Vacca Alessia. Igno Squartuccio, Azzeni Gloria. Igno Squartuccio, Gallo Chiara. Io vorrei innanzitutto ringraziare il Comitato Regionale Xen Sardegna per aver organizzato tutta la manifestazione. Vorrei ringraziare e fare un grande applauso sicuramente a tutte le ginnaste, tutte quelle che vediamo adesso in pedana, quelle di stamattina. Ci tengo poi a ringraziare il servizio medico, la dottoressa Valentina Perna, a ringraziare l'ambulanza SOS Sesto. Vi ricordo che durante l'intera manifestazione è stato presente il fotografo ufficiale, l'Agency Smile Photo Agency, potete visionare e acquistare le foto direttamente su, vedo anche i loro cartelloni dove c'è la loro email, il loro indirizzo Facebook e Instagram dove potete contattarli. Lascio la parola a Tica Corgiolo che insomma vuole ringraziare tutti voi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Sì, appunto colgo l'occasione in questo momento di pausa per ringraziare tutti, soprattutto i genitori che sono stati qua tutto il giorno e accompagnare le ragazze. Sicuramente per il territorio di Cagliari questa manifestazione è stata un orgoglio, visto le presenze sia delle atlete che del pubblico. Volevo ringraziare soprattutto le ragazze che si sono impegnate tutto l'anno per raggiungere questi risultati. Ringrazio il comitato regionale, ringrazio
ringrazio Achille De Spirito, il responsabile nazionale della ginnastica ritmica, per essere stato qua con noi tutte e due le giornate. In bocca al lupo a tutte e continuate ad allenarvi con questa grinta e con la voglia di fare sport. Grazie. Bene, siamo pronti anche con la premiazione delle coppe. Bene, primo livello, seconda categoria, coppia cerchio. Ok. Riprendiamo, quindi terza classificata la squadra delle Pantere della Butterfly, composta da Cau Alice e Sanna Luna. Seconda classificata la squadra delle Bontà, composta da Cannas Carolina e Cau Sofia. Prima classificata la squadra delle Guerriere, composta da Rolando Angelica e Cannas Carolina. Quarta classificata la squadra delle Misteriose, composta da Lai Alessia e Colongiu Alice. Ok, mi stavano spiegando che appunto non riuscivamo a trovare la coppa perché nella coppa c'è scritto squadra, invece ci dovrebbe essere scritto coppa, ma provvederemo a rifarla. Coppia. Ok, e anche per la compagna, visto che è una coppia. Ok, ginnaste, liberare la pedana. Passiamo ai prossimi gruppi.
dalle premiazioni del penultimo blocco per iniziare l'ultimo tour de force di questa manifestazione. Adesso inizieranno le atlete di primo e secondo livello, terza categoria. Hanno appena fatto la sfilata e adesso inizieremo subito con le squadre di terza categoria. Sta entrando in pedana la squadra B di Icnos Monastir, composta da Cinus Lidia, Maria Canella e Agnese Serra. Si esibiranno con la palla. In pedana la squadra C della Icnos Monastir, composta da Meloni Amelia, Morese Maria Elisa e Serra Agnese. Facciamo un applauso a tutte le giornate. Adesso in pedana abbiamo la squadra C Icnos Monastir, composta da Meloni Amelia, Morese Maria Elisa e Serra Agnese. Anche loro si esibiscono con la palla. Intanto io qui sono vicino al campo di allenamento e ho appena bloccato 3 atlete. Voi avete già fatto l'esibizione o dovete ancora farla? No, siamo nella prossima sezione dopo le individuali. Quindi c'è ancora un po' di tempo, vi posso rubare 2 minuti? Com'è la tensione? La tensione è tanta perché comunque è il primo anno che facciamo le individuali. Ah, il primo anno per tutte e 3, vi siete sempre esibite in squadra, in coppia? Io l'ho già fatta l'individuale. Innanzitutto non vi ho chiesto una cosa fondamentale, il vostro nome e l'età. Io sono Martina, ho 12 anni. Io sono Sonia e ho 11 anni. Io sono Letizia e ho 12 anni. Da quanto tempo fate ginnastica ritmica? Da 3 anni. 2 anni. 3 anni. Cosa vi piace di più della ginnastica ritmica? Qual è il vostro attrezzo preferito e quello che vi piace meno? Il mio attrezzo preferito è la palla, quello che mi piace meno è il cerchio. Per me quello che mi piace di più è palla e quello che mi piace di meno è la corda. Il mio attrezzo che mi piace di più è il nastro e l'attrezzo che mi piace di meno è la corda. È la prima volta che fate un'esibizione con la squadra composta da voi 3? Sì, perché è il primo anno che Sonia è con noi. Quindi sei tu quella nuova, giusto? Com'è stato quindi l'ingresso in questa squadra? Come ti sei trovata? Raccontaci un po'. All'inizio non era molto bello perché non ero molto amica di nessuno, mentre adesso mi sono fatta tutte amiche. Beh, comunque ci vuole del tempo per conoscersi, per legarsi. L'approccio alla ginnastica ritmica, tu che sei arrivata dopo, le hai dal punto di vista atletico, è stato facile raggiungerle o comunque richiede molto allenamento la ginnastica ritmica? Per me la ginnastica ritmica non è molto difficile,
perché già facevo un altro anno e quindi mi è venuto subito semplicissimo. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, potete continuare l'allenamento. In bocca al lupo allora. Brave ragazze, passiamo ora alla coppia, primo livello, terza categoria. In pedana, la coppia... Siamo passati al terzo livello della categoria coppia della società Butterfly, composta da Percoco Chiara e Perrino Angelica, che si esibiranno con il cerchio. Passati adesso alla categoria individuale e abbiamo sulla pedana Spiga Martina dell'Eiknos Monastir, anzi no scusate ho sbagliato, ma abbiamo Baroggi Elena della Butterfly che si esibisce col cerchio. Intanto mi ha raggiunto qua con me l'atleta che si è appena esibita. Tu chi sei delle due? Angelica. Intanto Chiara sta ancora facendo le foto. A caldo, com'è andata questa esibizione? Bene, bene. Vi siete divertite? Eravate emozionate? Sì, molto. Quanto tempo ci avete messo per preparare questa esibizione, questa gara? 2 mesi. 2 mesi. È stato impegnativo, difficile? Sì, però è bello. È bello comunque, quando uno ama lo sport che fa può essere faticoso, difficile, ma è sempre bello. Da quanti anni pratichi la ginnastica? 1 anno. Quindi sei abbastanza nuova del settore. Come mai hai scelto di praticare questo sport? Come sei finita in questo mondo? Perché mi è piaciuto, ho sempre visto le ginnaste, quindi mi è piaciuto e l'ho fatto. Ho capito. Qual è il tuo attrezzo preferito e invece quello che ti piace meno? Il cerchio è quello che mi piace meno, è la palla. E il cerchio, quali sono i pregi e difetti del cerchio? Perché comunque il cerchio è un attrezzo abbastanza importante, particolare. I difetti? Pregi e difetti. Domanda difficile? I difetti è che ti può scappare, cioè quando lo usi. Invece è facile in qualcosa, magari più degli altri. Sì, se poi ti impari ad usarlo riesci a farlo. È abbastanza facile. Ok, allora grazie mille e in bocca al lupo.
pedana Soro Giada, butterfly cerchio. In pedana Meloni Amelia, Ignos Monastir Palla. In pedana Meloni Giulia, Ignos Monastir Palla. Questa è stata l'ultima esibizione per quanto riguarda le individuali primo livello terza categoria. Passiamo ora alle esibizioni di secondo livello, sempre terza categoria squadra. In pedana la squadra A della Ignos Cagliari, composta da Vito Valentina, Secchi Giulia e Mureddu Alessia.
In pedana la squadra A della Itnos Monastir, composta da Carlos Letizia, Stila Martina e Lonis Sonia. Passiamo ora alle coppie, secondo livello terza categoria, la coppia A della Itnos Quartucciu, composta da Porcetto Angela e Salis Emma. Bene, abbiamo terminato con le coppie, passiamo ora alle individuali, sempre secondo livello terza categoria. In pedana Moreno Alessia, Itnos Quartucciu, cerchio.
In pedana, Palmas Letizia, Ignas Monastir, palla. In pedana, Porcetto, Andrea, Ignas Quartuccio, palla. In pedana, Lois Sonia, Ignas Monastir, palla. In pedana, Biggio Valentina, Ignas Cagliari, Sergio.
In pedana Gino Letizia, Igno Squartuccio, palla. In pedana Secchi Giulia, Igno Cagliari, cerchio. Valentina Lovica, ti puoi avvicinare al secondo? In pedana Porcetu Angela, Igno Squartuccio, cerchio. I'm
Quartuccio, cerchio. In pedana Sfida Martina, Icnos Monastir, palla. Bene, con Sfida Martina abbiamo concluso la gara di oggi, diamo qualche momento alla giuria per stilare la classifica e poi iniziamo subito con le premiazioni. Il ginnasta è preparato per la sfilata. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo campionato regionale Xen di ginnastica ritmica che ha iniziato da ieri pomeriggio e si è concluso adesso. Ricordiamo gli appuntamenti del Xen, del comitato regionale. Il prossimo weekend ci sarà ospite il presidente nazionale, il professor Francesco Proietti, che incontrerà per la prima volta le società sarde. Ne approfittiamo per invitarle qua a Cagliari venerdì. A fine aprile invece altro appuntamento importante, convegno fiscale e olistico con gli esperti di Fisco Xen e il responsabile nazionale del settore olistico sempre Xen, che incontreranno le società e aggiorneranno su quelle che sono tutte le normative e gli aggiornamenti in ambito fiscale e legale sul terzo settore, sulle associazioni sportive. Quindi non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi in nostra compagnia a seguire il campionato regionale e noi vi diamo appuntamento alla prossima manifestazione. Continuate a seguire gli eventi con Directa Sport Live TV. Grazie a tutti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.